Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi di giovedì fra l'ottava di Pasqua. Il trionfo di Cristo sulla morte sostenga la nostra preghiera. Signore, apri le mie labbra e alla mia bocca proclami la tua lode. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra. Ti lodino i popoli, Dio, ti lodino i popoli tutti. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio il nostro Dio, ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è veramente risorto. Alleluia, alleluia. Ecco il gran giorno di Dio, splendente di santa luce, nasce nel sangue di Cristo, l'aurora di un mondo nuovo. Torna alla casa il prodigo, splende la luce al cielo. Il
La casa di Israele lo dica, eterna è la sua misericordia. Alleluia. Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia. Lo dica a chi teme Dio, eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore, mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me e io aiuto, sfiderò i miei nemici. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. La casa di Israele lo dica, eterna è la sua misericordia. Alleluia. Mia salvezza è stato il Signore. Alleluia. Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata, la destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Mia salvezza è stato il Signore. Alleluia. Questa è l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Alleluia. Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore, e questa è la porta del Signore, per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza, dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio il Signore, nostra luce, ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio che ti esalta.
Celebrate il Signore perché è buono, eterna è la sua misericordia. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questa è l'opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Alleluia. Per la tua risurrezione, o Cristo, alleluia. Uniscono i cieli e la terra, alleluia. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Voi mogli state sottomesse ai vostri mariti, perché anche se alcuni si rifiutano di credere alla parola, vengano conquistati dalla condotta delle mogli, senza bisogno di parole, considerando la vostra condotta casta e rispettosa. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, capelli intrecciati, collane d'oro, sfoggio di vestiti. Cercate piuttosto d'adornare l'interno del vostro cuore con un'anima incorruttibile, piena di mitezza e di pace. Ecco ciò che è prezioso davanti a Dio. Così una volta si ornavano le sante donne che speravano in Dio. Esse stavano sottomesse ai loro mariti, come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore. Di essa siete diventate figlie, se operate il bene e non vi lasciate sgomentare da alcuna minaccia. E ugualmente voi, mariti, trattate con riguardo le vostre mogli, perché il loro corpo è più debole e rendete loro onore perché partecipano con voi della grazia della vita. Così non saranno impedite le vostre preghiere. E finalmente siate tutti concordi, partecipi delle gioie e dei dolori degli altri, animati da affetto fraterno, misericordiosi, umili. Non rendete male per male né ingiuria per ingiuria, ma al contrario rispondete benedicendo, poiché a questo siete stati chiamati per avere in eredità la benedizione. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere giorni felici, trattenga la sua lingua dal male e le sue labbra da parole di inganno. Eviti il male e faccia il bene, cerchi la pace e la segua, perché gli occhi del Signore sono sopra i giusti e le sue orecchie sono attente alle loro preghiere. Ma il volto del Signore è contro coloro che fanno il male. E chi vi potrà far del male se sarete ferventi nel bene? E se anche dovreste soffrire per la giustizia, beati voi. Non vi sgomentate per paura di loro, né vi turbate, ma adorate il Signore Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Tuttavia, questo sia fatto con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, perché nel momento stesso in cui si parla male di voi, rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. È meglio, infatti, se così vuole Dio, soffrire operando il bene, piuttosto che fare il male.
Beati voi quando gli uomini vi odieranno e vi metteranno al bando come infami a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, grande è la vostra ricompensa nei cieli. Alleluia. Se anche doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Grande è la vostra ricompensa nei cieli. Alleluia. Dalle catechesi di Gerusalemme. Siete stati portati alla Santo Fonte al divino battesimo come Cristo dalla croce fu portato al sepolcro. E ognuno è stato interrogato se credeva nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Avete professato la fede salutare e siete stati immersi 3 volte nell'acqua e altrettante siete riemersi. E con questo rito avete espresso un'immagine e un simbolo. Avete rappresentato la sepoltura di 3 giorni nel Cristo. Il nostro Salvatore passò 3 giorni e 3 notti nel seno della terra. Nella prima emersione voi avete simboleggiato il primo giorno passato da Cristo nella terra, nell'immersione la notte. Infatti, chi è nel giorno si trova nella luce, invece colui che è immerso nella notte non vede nulla. Così voi, nell'immersione quasi avvolti dalla notte, non avete visto nulla. Nell'immersione invece vi siete ritrovati come nel giorno. Nello stesso istante siete morti e siete nati, e la stessa onda salutare divenne per voi sepolcro e madre. Ciò che Salomone disse di altre cose si adatta pienamente a voi. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, ma per voi, al contrario, il tempo per morire è stato il tempo per nascere. L'unico tempo ha causato ambedue le cose e con la morte ha coinciso la vostra nascita. O nuovo e inaudito genere di cose. Sul piano delle realtà fisiche noi non siamo morti né sepolti né crocifissi e neppure risorti. Abbiamo però rappresentato questi eventi nella sfera sacramentale e così da essi è scaturita realmente per noi la salvezza. Cristo invece fu veramente crocifisso, è veramente sepolto ed è veramente risorto anche nella sfera fisica, e tutto questo è stato per noi dono di grazia. Così infatti, partecipi della sua passione mediante la rappresentazione sacramentale, possiamo realmente ottenere la salvezza. O traboccante amore per gli uomini, Cristo ricevette i chiodi nei suoi piedi, nelle sue mani innocenti e sopportò il dolore. E a me, che non ho sopportato né dolore né fatica, egli dona gratuitamente la salvezza mediante la comunicazione dei suoi dolori. Nessuno pensi che il battesimo consista solo nella remissione dei peccati e nella grazia di adozione, come era il battesimo di Giovanni, che conferiva solo la remissione dei peccati. Noi invece sappiamo che il battesimo, come può liberare dai peccati e ottenere il dono dello Spirito Santo, così anche figura e espressione della passione di Cristo. È per questo che Paolo proclama: non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme con Lui nella morte. Come agnelli appena nati,
fanno riudire il canto, alleluia, sono venute al fonte della vita, avvolti da una luce nuova, alleluia. Stanno davanti all'agnello con vesti bianche, hanno palme nelle mani. Avvolti da una luce nuova, alleluia. Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo, Signore. O eterno Padre, tutta la terra ti adora. A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri. Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode. La Santa Chiesa proclama la tua gloria. Adora il tuo unico Figlio e lo Spirito Santo Paraclito. O Cristo, Re della gloria, eterno Figlio del Padre, Tu nascesti dalla Vergine Madre e la salvezza dell'uomo. vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli. Tu siedi alla destra di Dio nella gloria del Padre. Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. Soccorri i tuoi figli, Signore, che hai redento con tuo sangue prezioso. Accoglici nella tua gloria, nell'assemblea dei santi. Cristo risorto ha illuminato il suo popolo, redento dal suo sangue. Alleluia. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco. Te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne, come terra deserta, arida, senz'acqua. Così nei santuario ti ho cercato per contemplare la tua potenza e la tua gloria, poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come all'auto con vito e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. Sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
secoli. Amen. Cristo risorto ha illuminato il suo popolo, redento dal suo sangue. Alleluia. Il nostro Redentore è risorto dai morti. Cantiamo inni al Signore nostro Dio. Alleluia. Benedite opere tutte del Signore il Signore. Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benedite angeli del Signore il Signore. Benedite cieli il Signore. Benedite le acque tutte che siete sopra i cieli il Signore. Benedite potenze tutte del Signore il Signore. Benedite sole e luna il Signore. Benedite stelle del cielo il Signore. Benedite piogge e rugiade il Signore, benedite o venti tutti il Signore, benedite fuoco e calore il Signore, benedite freddo e caldo il Signore. Benedite rugiada e brina il Signore, benedite gelo e freddo il Signore, benedite ghiacci e nevi il Signore. Benedite notti e giorni il Signore. Benedite luce e tenebre il Signore. Benedite folgori e nubi il Signore. Benedica la terra il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite monti e colline il Signore. Benedite creature tutte germinate sulla terra il Signore. Benedite sorgenti il Signore, benedite mari e fiumi il Signore. Benedite mostri marini e quanto si muove nell'acqua il Signore. Benedite uccelli tutti dell'aria il Signore. Benedite animali tutti selvaggi e domestici il Signore. Benedite figli dell'uomo il Signore. Benedica Israele il Signore, lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite sacerdoti del Signore il Signore, benedite o servi del Signore il Signore. Benedite spiriti e anime dei giusti il Signore, benedite pii e umili di cuore il Signore. Benedite Anania, Azaria e Misaele il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo, lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Il nostro Redentore è risorto dai morti, cantiamo inni al Signore nostro Dio. Alleluia. Alleluia, il Signore è risorto, come aveva predetto. Alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Glorisca Israele nel suo Creatore, esultino nei loro re i figli di Sion. Lodino il suo nome con danze, con timpani e
Se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, alleluia. Allegriamoci ed esultiamo, alleluia. Gesù compare in mezzo ai suoi discepoli e dice: pace a voi, alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per i suoi santi profeti di un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, stai chiamando profeta dell'Altissimo, perché avrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre, perché l'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù compare in mezzo ai suoi discepoli e dice: pace a voi, alleluia. Cristo risorto è sempre presente nella sua Chiesa. Uniti nella lode del mattino, rivolgiamo a Lui la nostra supplica. Resta con noi, Signore.
Signore Gesù, vincitore del peccato e della morte, Guardere il nostro cuore con la tua presenza e la tua parola. vieni a noi con la tua potenza invincibile. E fa sentire ai nostri spiriti la bontà infinita di Dio. Tu che sei la fonte della nostra pace, Salva il mondo dalla violenza e dalla discordia. ritempra la nostra fede nella vittoria finale. E confermaci nell'attesa della beata speranza e della gloria. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che da ogni parte della terra hai riunito i popoli per lodare il tuo nome, concedi che tutti i tuoi figli, nati a nuova vita nelle acque del battesimo e animati dall'unica fede, esprimano nelle opere l'unico amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, la fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
Canto d'ingresso, i cieli narrano. Pagina 78. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Questa ottava di Pasqua celebriamo ogni giorno la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte e rinnoviamo ancora per noi col desiderio anche noi di risorgere con Cristo a vita nuova, riconoscendoci peccatori e affidandoci alla misericordia del Padre. Signore, nostra pace, Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo.
O Padre, che da ogni parte della terra hai riunito i popoli nella confessione del tuo nome, concedi che tutti i tuoi figli, nati a nuova vita nelle acque del battesimo e animati dall'unica fede, esprimano nelle opere l'unico amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, mentre lo storpio guarito tratteneva Pietro e Giovanni, tutto il popolo, fuori di sé per lo stupore, accorse verso di loro al portico detto di Salomone. Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? E perché continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare questo uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il santo e il giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni. E per la fede riposta in Lui, perché siano cancellati i vostri peccati, ha dato vigore a questo e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore, ed egli mandi colui che vi aveva destinato come Cristo, cioè Gesù. Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostituzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti fin dall'antichità. Mosè infatti disse: «Il Signore vostro Dio farà sorgere per voi, dai vostri fratelli, un profeta come me. Voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà. E avverrà: chiunque non ascolterà quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo». E tutti i profeti, a cominciare da Samuele e da quanti parlarono in seguito, annunciarono anche essi questi giorni. Voi siete figli dei profeti e dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri, quando disse ad Abramo: «Nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra». Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l'ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la benedizione, perché ciascuno di voi si allontani dalle sue iniquità. Parola di Dio. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato.
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i 2 discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Parola del Signore. Eccoci con un'altra apparizione di Gesù. La sera di quello stesso giorno apparsa a Maddalena ai 2 di Emmaus, qui viene narrata l'apparizione a Pietro. Questa volta sembra una apparizione un po' più ufficiale, c'è tutto il numero degli apostoli radunato, ma questa apparizione non sembra ancora bastare. Gesù non viene riconosciuto, creduto, anzi sembra ottenere l'effetto contrario. Ma Gesù sa che le apparizioni non servono per credere,
per convertirli. Anche a volte, anche noi pensiamo, no, che la fede la confondiamo con quei momenti un po' spettacolari, una fede un po' miracolistica, magari un po' una religiosità fatta di belle celebrazioni, ben curate, con delle belle emozioni, delle belle preghiere, dove tutto sembra così perfetto, come questa apparizione di Gesù, ma non scatta la fede, anzi nascono i dubbi, rimangono le perplessità, seguono le critiche. Con la fede nasce quando incontri il Cristo, crocifisso e risorto. È Gesù che mostra le sue mani e i suoi piedi forati dai chiodi. La fede cioè non sta nella potenza abbagliante di Dio, quella che il mondo spesso a noi cristiani chiede di mostrare, ci sfida a dimostrare, ma la fede nasce nel Signore che sta in mezzo a noi e noi ci fermiamo davanti alle piaghe del crocifisso risorto e vediamo lì il suo amore. Allora la fede è incontro con colui che si è donato a me, ma ancora di più, questo Dio che vive ed è qui per me, oggi, e in ogni momento è con me. Potremmo dire non c'è spazio e tempo, ma non c'è anche mio tradimento, mia fuga, mio rinnegamento, come avevano fatto gli apostoli, che possa impedirmi di un Dio che venga di nuovo a incontrarmi. Mi è vicino e mi dona e vuole donarmi la sua comunione, la sua amicizia. Dio cioè mi invita a restare con Lui, a condividere la cena con Lui, cioè la sua gioia e la sua vita. Ma dove si fonda la fede allora? Non sulle apparizioni. Le apparizioni servono a dirci che Dio, Gesù, è presente ed è vivo con il suo corpo trasfigurato, addirittura mangia. L'apparizione quindi mi certifica che Dio è vivo, è reale, non è un fantasma, non è una favola, non è un'idea. La fede nasce dal fare memoria di tutta la fedeltà di Dio, di tutta quella storia paziente che Dio ha intessuto da Abramo in poi per arrivare fino a me, nonostante le tante nostre infedeltà. Gesù infatti narra la storia della misericordia di Dio che ha in Lui il centro. Pietro farà altrettanto nella prima lettura. Allora è la fedeltà di Dio il fondamento della mia fede, tutto il suo attaccamento, il suo legame d'amore che raggiunge anche me per mezzo di Cristo Gesù. Questo è il mio credo, senza poterlo dimostrare, ma solo mostrare, come fa Gesù presentando i segni dei chiodi, segni di passione e di amore. In Gesù allora, ancora una volta, il nome di Gesù, lo dice Gesù, è per la fede riposta in Lui, dice Pietro, il nome di Gesù ha dato vigore a questo paralitico. Gesù e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli, la salvezza. Ecco, fratelli e sorelle, credo perché nel nome di Gesù e solo in Lui giunge a me la salvezza, l'incontro con il Dio che è perdono dei peccati, cioè sperimentare la sua tenerezza e misericordia, e il dono della conversione, quell'orientamento definitivo che ha la mia vita, l'ho trovata in Lui. Questa è la pace del cristiano, quella pace che Cristo mi dona, che non è quella tranquillità personale, ma una pace operativa, perché mi regala una gioia profondamente interiore, ma una gioia da condividere con tutti, perché altri possano entrare e trovare la stessa misericordia, la stessa pace, quella stessa felicità, quella stessa gioia nella stupenda e unica amicizia che il Cristo offre continuamente a ciascuno di noi.
Dio Padre, dopo aver risuscitato il suo servo Gesù, lo ha inviato a portare a ogni uomo la sua benedizione. Con cuore grato e riconoscente per questo grande dono, ora lo preghiamo dicendo: Benedici il tuo popolo, o Signore. Benedici il tuo popolo, o Signore. Per la Chiesa, perché nell'annunciare la morte e risurrezione di Gesù viva in continuo rendimento di grazie, preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per ogni luogo della terra dove c'è odio e dove si usa violenza, perché la tua benedizione scenda e trasformi i cuori di coloro che vi dimorano, preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito e per quanti sono tentati dalla sfiducia, perché il mistero della croce manifesti loro la sua luce consolatrice, preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per coloro che non conoscono le sacre scritture, perché incontrino in esse il tuo Figlio Gesù e arrivino a comprendere attraverso di esse il mistero della sua Pasqua, preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per la nostra comunità, perché si faccia carico di quanti vivono ai margini della fede e della vita cristiana, con la preghiera, l'interessamento e la comprensione, preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. O Dio dei nostri padri, che hai disposto gli eventi della storia per prefigurare il mistero del tuo Figlio, divenuto per noi servo sofferente e Signore glorificato, rendici degni della grazia che ci hai donato in Lui, che vive e regna con te per tutti i secoli dei secoli. Amen. Mistero della cena, pagina 106. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, nella tua bontà il sacrificio che ti offriamo
per coloro che sono nati a vita nuova e per noi che siamo bisognosi del tuo sollecito aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulti su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza.
e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della resurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli che mediante il battesimo sono entrati a far parte della tua famiglia. Fa che seguano Cristo tuo Figlio con animo generoso e ardente. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia e donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu il Re, Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma dice soltanto una parola e io sarò salvato.
Pane del cielo, pagina 128. Preghiamo. Esaudisci, o Signore, le nostre preghiere, perché la partecipazione al mistero della redenzione sia per noi aiuto nella vita presente e ci ottenga la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Alleluia, alleluia.
È imbarazzante quando qualcuno ci chiede di cambiare posto, ci chiede di sederci più indietro perché ci siamo seduti nei posti che erano dedicati ad altri. È imbarazzante perché viene scoperta la nostra voglia segreta di primeggiare, il desiderio di far vedere che siamo più bravi e chissà, magari siamo anche più santi. Gesù ci invita ad essere umili, ci invita a ricercare in modo onesto la carità e non la visibilità. Purtroppo anche dietro le opere di generosità si può annidare il virus dell'orgoglio, ma Gesù ci indica un vaccino molto efficace contro l'orgoglio. Cerca gli ultimi posti, fai il bene nel segreto, dona a quelle persone che non possono ricambiarti. Ogni cosa è fatta in vista di una ricompensa. In realtà anche il bene fatto in modo disinteressato riceverà una ricompensa. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti. Per molti queste sono parole vuote. Meglio un uovo oggi che una gallina domani. Ma per noi che crediamo nella risurrezione non sono parole vuote, anzi, sono le parole più vere, più consistenti, perché il presente svanisce nel nulla, ma la vita eterna è per sempre. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao fratelli e sorelle, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno giovedì 13 aprile, Santa Ida. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Padre, che da ogni parte della terra hai riunito i popoli nella confessione del tuo nome, concedi che tutti i tuoi figli, nati a nuova vita nelle acque del battesimo e animati dall'unica fede, esprimano nelle opere l'unico amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, i 2 discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù, in persona, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne ed ossa come vedete che io ho». Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualcosa da mangiare?» Gli offrirono una porzione di pesce arrostito ed egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè e nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La risurrezione di Gesù è davvero qualcosa di stravolgente, perché in fondo sarebbe molto più facile credere nella risurrezione dell'anima. Certo, sarebbe più facile credere che la risurrezione di Gesù sia solo un'esperienza di fede, qualcosa che riguarda solo chi crede in Gesù. Tant'è vero che ci sono alcune persone che si ispirano liberamente al cristianesimo, che raccontano in giro queste cose. Ma certo, per chi ha letto il Vangelo è ben chiaro che la risurrezione di Gesù non riguarda solo l'anima, ma anche il corpo, e ai suoi discepoli che erano ancora increduli Gesù appare dicendo: «Perché siete turbati?
Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi. Sono proprio io, toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne ed ossa come vedete che io ho. E come se non bastasse, si mette anche a mangiare una porzione di pesce arrostito con loro. È bellissimo. Non un bocconcino simbolico, ma una porzione intera, capite? Gesù non è un fantasma. Gesù non è un amico immaginario. Gesù non è una leggenda. Gesù è un uomo reale che è vissuto e che è risorto e che ancora vive. Questa è la testimonianza del Vangelo. Questa è la testimonianza degli apostoli e dei martiri e questa è la nostra fede. E anche se dopo l'ascensione al cielo la sua presenza in mezzo a noi avviene mediante lo Spirito Santo, non dimentichiamoci mai che quando parliamo con Gesù non parliamo con un fantasma, ma proprio con Gesù, perché Gesù è vivo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E anche questo giovedì, come sempre, preghiamo per i fratelli e le sorelle che soffrono nello spirito e nel corpo, e per i loro familiari e le persone che si prendono cura di loro. Grazie davvero per le vostre preghiere. Ciao ciao e abbi cura di te. Capi? Bravo. La morte in esilio di Papa Martino I, in conseguenza della quale egli fu onorato come martire, fu provocata dal suo rifiuto di approvare un aspetto religioso della politica dell'imperatore bizantino Costanzo II. Nell'anno in cui fu eletto Papa, il 649, Martino presiedette un concilio romano che condannò l'eresia monotelita e 2 decreti imperiali che la favorivano. Costanzo ordinò che fosse portato a Costantinopoli e negli anni 653-654 Martino fu portato nella capitale, con una sosta sull'isola di Naxos, dove fu sempre tenuto in rigorosa prigionia. Arrivò sofferente per il duro trattamento e per la malattia e fu portato in prigione su una barella. Per 47 giorni, scrisse, non mi hanno dato acqua per lavarmi. Sono gelato fino alle ossa e mi consumo per la dissenteria. Il cibo che mi danno mi fa vomitare, ma Dio vede tutte queste cose ed io ho fiducia in Lui. Dopo aver subito altre crudeltà ed indegnità, San Martino fu esiliato nel 655 a Cherson in Crimea e poco dopo vi morì. Per il momento è l'ultimo vescovo di Roma ad essere venerato come martire. Regina Celi letare, Alleluia. Quia
resurrexit sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia. Regina Celi letare. Alleluia. Quiaque meruis di portare. Alleluia. Resurrexit sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo.
e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra d'ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra d'ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più.
e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. La morte in esilio di Papa Martino I, in conseguenza della quale egli fu onorato come martire, fu provocata dal suo rifiuto di approvare un aspetto religioso della politica dell'imperatore bizantino Costanzo II. Nell'anno in cui fu eletto Papa, il 649, Martino presiedette un concilio romano che condannò l'eresia monotelita e 2 decreti imperiali che la favorivano. Costanzo ordinò che fosse portato a Costantinopoli e negli anni 653-654 Martino fu portato nella capitale, con una sosta sull'isola di Naxos, dove fu sempre tenuto in rigorosa prigionia. Arrivò sofferente per il duro trattamento e per la malattia e fu portato in prigione su una barella. Per 47 giorni, scrisse, non mi hanno dato acqua per lavarmi. Sono gelato fino alle ossa e mi consumo per la dissenteria. Il cibo che mi danno mi fa vomitare, ma Dio vede tutte queste cose ed io ho fiducia in Lui. Dopo aver subito altre crudeltà ed indegnità, San Martino fu esiliato nel 655 a Cherson in Crimea e poco dopo vi morì. Per il momento è l'ultimo vescovo di Roma ad essere venerato come martire.
Cari amiche e amici di Sant'Antonio, bentrovati, buona Pasqua, buoni giorni di Pasqua, qui con Fra Massimiliano Patassini, ben trovato Fra Massimiliano. Ben trovato. Nei giorni di Pasqua, dicevamo, col direttore del Messaggero di Sant'Antonio, nel Sagrato della Basilica, con il numero di aprile del Messaggero, abbiamo già iniziato a sfogliarlo e ora vogliamo continuare a farlo proprio perché ci sono altri spunti, evidentemente altre occasioni per approfondire il tema della Pasqua, dopo quello del tempo che nel quale ci ha guidato Fra Massimiliano. Abbiamo individuato l'editoriale di Maria Pia Veladiano come significativo tra i tanti e il tema quello della fiducia. Sembra che sia è un bene prezioso, ma sembra anche che ce ne sia molto poco, perché Fra Massimiliano dovremmo essere fiduciosi. È molto interessante questo tema e a me ha profondamente colpito una frase che usa Maria Pia nel suo editoriale. Dice: è pericoloso restare umani, è pericoloso quando trovi per strada qualcuno che magari è in difficoltà, è pericoloso fare quell'atto di fermarsi ed aiutarlo, è pericoloso dare fiducia a qualcuno, eppure è quello che ci fa vivere veramente, che tira fuori il meglio di noi. Se vediamo, e lei si sofferma proprio su questo, il Signore Gesù fa questo con noi, nel Vangelo continua a farlo. Perché sceglie qualcuno? Non tanto perché ha grandi capacità, è capace, in fondo le persone che seguono Gesù e che Lui chiama sono dei pescatori, sono dei pubblicani, gente molto semplice, a cui Lui però dà fiducia. E questo è il suo sguardo verso ciascuno di noi e questo è ciò che cambia proprio la nostra vita, che la rende proprio migliore, dà la possibilità di sviluppare le capacità che ci sono dentro di noi. E poi abbiamo, l'altra faccia della medaglia, in qualche maniera ci è rappresentata da Claudio Impudente con la sua ventennale rubrica che prende spunto dal mondo della disabilità che vive lui in prima persona, ma in realtà con questa crepa del sepolcro, la ferita che diventa feritoia. E mi sembra veramente un completamento di questo tema della fiducia. Certo, qui si va su qualcosa di molto concreto e, se vogliamo, anche da un certo punto di vista paradossale, perché la crepa, la ferita che c'è nella nostra vita sembra una mancanza, sembra un problema, ma se pensiamo ad esempio alla realtà del sepolcro, il buio della chiusura, ecco che la crepa è quello spiraglio di luce che permette appunto di entrare a una nuova luce. La crepa diventa una feritoia che dà la possibilità di un rinnovamento, dà la possibilità di qualcosa di nuovo. Ne parla anche proprio Claudio nel suo editoriale. C'è quella luce della risurrezione che si infila dentro, che, se vogliamo, detto in termini più moderni, può riflettere quella resilienza presente in ciascuno di noi, che è un tema molto caro poi al mondo al quale lui stesso dà voce. E noi crediamo davvero che questo sia molto importante, riscoprire anche nelle ferite, nelle fatiche che attraversano la nostra vita, dove davvero può esserci una risurrezione, un rialzarsi, anche come abbiamo messo nella nostra copertina, rialzati dal risorto. Grazie Fra Massimiliano, questo diventa ancora l'augurio per voi, per tutti, perché possiamo rialzarci a partire dalle nostre ferite, a partire dalla fiducia che il Signore non ci fa mai mancare.
Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, nel brano del Vangelo di oggi c'è un passo molto bello, poche parole ma di grande profondità. Gesù allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture. Non siamo noi a comprendere le Scritture, ma è Gesù che apre la nostra mente per comprendere le Scritture. Dunque, a poco servono dei lunghi studi scritturistici se poi manca la preghiera e il contatto vitale con colui che solo può aprire la nostra mente all'autentica comprensione della sua parola. La scienza gonfia, dice San Paolo, ovvero la scienza da sola, se non è unita all'amore di Dio, gonfia l'anima di orgoglio e l'acceca. Quindi si pensa di sapere tante cose, ma in realtà ci si allontana sempre di più dalla verità. O meglio, si sanno tante cose, ma non si capisce niente. Dobbiamo essere uniti a Gesù. Solo così avremo la vera sapienza e comprenderemo rettamente la sua parola. I grandi teologi di un tempo, prima di tutto, erano dei grandi mistici, delle anime di preghiera, come San Tommaso d'Aquino e San Bonaventura. Tante volte ci si dimentica una frase molto importante del Vangelo: senza di me non potete far nulla. Non possiamo proprio far nulla, soprattutto non riusciamo a compiere le cose più importanti e spirituali, come sono quelle di comprendere la Sacra Scrittura. Abbiamo bisogno assoluto di Gesù, della sua luce, e questa luce ci sarà donata nella misura della nostra umiltà. Gesù vuole aprire la nostra mente. È questo il dono della contemplazione, che si può definire come una luce accesa nella nostra mente, una luce che solo Gesù può accendere. Noi possiamo solo predisporci a ricevere questa luce. Ci predisporremo ad alcune condizioni che ora brevemente presento. La prima condizione è una grande purezza di cuore. Nel Vangelo Gesù dice: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Ebbene, la contemplazione è come un anticipo della visione beatifica che ci sarà in paradiso. Soltanto chi è puro potrà ricevere questa luce della contemplazione. Il cuore è come un limpido specchio in cui si riflette la bellezza di Dio. La seconda condizione è quella di una grande semplicità. La contemplazione è uno sguardo semplice e amoroso su Dio che mal s'addice a uno spirito complicato. In uno spirito turbolento e agitato non è possibile l'orazione contemplativa. La terza condizione è l'umiltà di cuore. Se vi sono pochi contemplativi, dice l'Imitazione di Cristo, è specialmente perché vi sono poche anime profondamente umili. La quarta condizione è un profondo raccoglimento. È impossibile che la contemplazione sia prodotta in un'anima dissipata. Una vita agitata è un ostacolo quasi insuperabile al riposo quieto e pacifico della contemplazione. La quinta condizione è la pratica sempre più intensa delle virtù cristiane. La contemplazione non può essere un premio ai pigri e una ricompensa a gente oziosa. L'anima deve fare tutto quello che può con l'aiuto della grazia. La sesta condizione è la pratica assidua dell'orazione. La lunga orazione è la via più corta e più spedita per l'alta orazione. È difficile che un'anima possa elevarsi molto nella contemplazione se non si dispone almeno con 2 ore quotidiane di orazione mentale, ovvero di meditazione. Infine, vi è un'altra condizione, anch'essa molto importante, forse la più importante. Questa condizione è una tenera, affettuosa devozione a Maria.
La contemplazione è uno dei frutti della vera devozione a Maria, come spiega San Luigi Maria Grignon de Montfort. Molte anime non giungono mai o con molto ritardo alla contemplazione, perché si dimenticano di far intervenire la mediatrice di tutte le grazie. Chiediamo a Gesù, cari fratelli e sorelle, che apra la nostra mente affinché possiamo comprendere la sua parola e viverla. Chiediamo a Gesù che apra la nostra mente affinché vediamo il bene da operare e il male da evitare. Chiediamo a Gesù che apra la nostra mente affinché nelle tante difficoltà della vita riusciamo a vedere con chiarezza e a prendere le giuste decisioni per non rimanere più nell'inquietudine e per non brancolare più nel buio della nostra indecisione. Chiediamo a Gesù che apra la nostra mente affinché non cadiamo nei sottili inganni del maligno. E Gesù aprirà la nostra mente se noi saremo puri di cuore, se saremo umili e semplici, se saremo anime di orazione e se avremo una tenera devozione alla Madonna. Terminiamo ora con una preghiera rivolta a Gesù per saper prendere le giuste decisioni. Signore Gesù, tu che leggi nel mio cuore la retta volontà di piacere a te, tu che sai regolarmi riguardo le mie decisioni conforme in tutto ai tuoi santissimi desideri, infondi in me il coraggio di prendere la giusta decisione. Fa che la sincerità del mio cuore sia manifestata e concedimi per l'intercessione della Santissima Vergine Maria la grazia di conoscere la giusta via da intraprendere. Dammi prima la calma e la pazienza di ascoltare, stammi vicino perché non vacilli nell'incertezza e nel timore. Confortami dopo il grande passo e non lasciarmi solo, perché avrò sempre il dubbio di aver sbagliato. Fa che io possa, con l'aiuto dei santi, accrescere la tua gloria con la salute del corpo e dell'anima e meritarmi quel premio celeste che tu hai promesso agli esecutori del tuo divin volere. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria e di San Giuseppe vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe.
Trinità d'amore. Vieni, o Spirito Creatore. Manda il tuo Spirito, Signore. O Dio, tu ci hai creati a tua immagine, il nostro cuore inquieto finché non riposa in te. Donaci di gustare la dolcezza del tuo Spirito, che è amore, per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria.
Se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo spirito che abita in voi. Cristo risorto è sempre presente nella sua Chiesa. Uniti nella lode del mattino, rivolgiamo a Lui la nostra supplica. Signore Gesù, vincitore del peccato e della morte, fa ardere il nostro cuore con la tua presenza e la tua parola.
vieni a noi con la tua potenza invincibile e fa sentire ai nostri spiriti la bontà infinita di Dio. Tu che sei la fonte della nostra pace, salva il mondo dalla violenza e dalla discordia. Ritempra la nostra fede nella vittoria finale e confermaci nell'attesa della beata speranza e della gloria. Padre nostro, o Dio, che da ogni parte della terra hai riunito i popoli per lodare il tuo nome, concedi che tutti i tuoi figli, nati a nuova vita nelle acque del battesimo e animati dall'unica fede, esprimano nelle opere l'unico amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore ci benedica e doni anche a noi la sua pace. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace da parte di Dio Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per poter anche noi celebrare degnamente l'Eucaristia, che è la presenza di Dio in mezzo a noi, umilmente riconosciamoci bisognosi di perdono e misericordia. Signore, che asceso alla destra del Padre ci fai dono dello Spirito, Kyrie eleison. Cristo, che sostieni ogni cosa con la potenza della tua parola, Christe eleison. Signore, che hai vinto la morte e regni nei secoli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
Padre, che da ogni parte della terra hai riunito i popoli nella confessione del tuo nome, concedi che tutti i tuoi figli, nati a nuova vita nelle acque del battesimo e animati dall'unica fede, esprimano nelle opere l'unico amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, mentre lo storpio guarito tratteneva Pietro e Giovanni, tutto il popolo, fuori di sé per lo stupore, accorse verso di loro al portico detto di Salomone. Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo e perché continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi invece avete rinnegato il santo e il giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti, noi ne siamo testimoni. E per la fede riposta in Lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede che viene da Lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza come pure i vostri capi, ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore, ed Egli mandi colui che vi aveva destinato come Cristo, cioè Gesù. Bisogna che il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostituzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti fin dall'antichità. Mosè infatti disse: «Il Signore vostro Dio farà sorgere per voi dai vostri fratelli un profeta come me. Voi lo ascolterete in tutto ciò che egli vi dirà. E avverrà, chiunque non ascolterà quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo». E tutti i profeti, a cominciare da Samuele e da quanti parlarono in seguito, annunciarono anch'essi questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri quando disse ad Abramo: «Nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra». Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l'ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la benedizione, perché ciascuno di voi si allontani dalle sue iniquità. Parola di Dio. O Signore nostro Dio, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra.
Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Tutte le greggi e gli armenti e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile! Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i 2 discepoli che erano ritornati da Emaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare del pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Sconvolti e pieni di paura credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate, un fantasma non ha carne e ossa, come vedete io ho. E dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: avete qui qualcosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito, egli lo prese, lo mangiò davanti a loro. Poi disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora tra voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge dei Mosè, dei profeti e dei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il 3° giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme, e di questo voi siete testimoni. Parola del Signore. Abbiamo visto come San Pietro richiama i presenti nel Tempio alla guarigione dello storpio e nel nome di Gesù dice: viene glorificato Dio dei nostri padri, che voi avete condannato a morte. Perché? Dobbiamo comprendere che quella che era la casta sacerdotale dei farisei, dei sacerdoti, era molto legata ai primi 5 libri di Mosè, il Pentateuco, mentre per loro le profezie che sono venute durante quei 1000 anni che sono seguiti erano confuse, non riuscivano a capire il significato. Difatti solo la vicenda di Gesù illumina quelle profezie, perché ovviamente i profeti non sempre hanno parlato in maniera chiara. No, è riferibile. E allora Gesù invita a dargli da mangiare e a toccarlo. Ma quello che è bello è che nel nome di Gesù è stato rialzato questo povero che era alla porta del Tempio, ma soprattutto nel suo nome tutti i popoli
saranno invitati alla conversione e al perdono dei peccati. E allora la nostra fede si fonda sul concreto di un risorto che chiede da mangiare, di un risorto che chiede di toccare le sue piaghe. Sentiremo ancora meglio domenica l'episodio di Tommaso. Si fonda sul concreto di uno che è morto ed è risorto e che indubbiamente siamo invitati anche noi a essere persone di pace, perché quando appare augura la pace e di riconciliazione. Allora domandiamoci anche noi, se siamo credenti in questa parola e in questo evento, in questo fatto, siamo realmente persone di pace che pregano per la pace, non solo oggi che abbiamo lo sconvolgimento della guerra anche vicino a noi, ma per la pace anche tra noi cristiani, perché sia una fraternità, per poter essere anche apostoli di riconciliazione che sanno tendere la mano per primi e chiedere scusa, o meglio, come ci ha insegnato la mamma, chiedere perdono. Quanta pazienza e accondiscendenza in Gesù nel farsi riconoscere e accettare come risorto. Noi siamo certi che Egli vive alla destra del Padre, potente e perenne intercessore in nostro favore. Per questo eleviamo fiduciosi la nostra preghiera. Rendici forti nella fede, Signore. Rendici forti nella fede, Signore. Perché Papa e Vescovi siano animosi nell'annunciare la parola di Dio, anche quando questo comporta la condanna e la persecuzione da parte degli uomini. Preghiamo. Rendici forti nella fede, Signore. Perché tutti coloro che soffrono a causa del Vangelo siano sostenuti dal conforto di Dio e dalla solidarietà di tutti i credenti. Preghiamo. Rendici forti nella fede, Signore. Perché sappiamo nutrire desiderio e ricerca delle celesti cose, in modo che la nostra vita sia veramente nascosta con Cristo in Dio. Preghiamo. Rendici forti nella fede, Signore. Perché gli annunciatori del Vangelo godano dell'assistenza divina e proclamino la resurrezione con la santità della vita. Preghiamo. Rendici forti. Perché tutti coloro che si sono congedati da noi nella speranza di averci compagni nella festosa comunità degli eletti, ricevano presto il premio sperato. Preghiamo. Rendici forti nella fede, Signore. Gesù glorioso, ogni tua apparizione ha suscitato le reazioni più diverse. Guida noi a una fede estatica e gioiosa affinché sappiamo proclamare con convinzione il tuo nome ai fratelli. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi
cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, sorelle e fratelli, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, nella tua bontà il sacrificio che ti offriamo per coloro che sono nati a vita nuova e per noi che siamo bisognosi del tuo sollecito aiuto, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri, i diaconi e tutto il santo popolo di Dio. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e in particolare di Anna, Augusto, Erminia e Cesarina. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria e la tua lode. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E anche noi, obbedienti alle indicazioni del Signore Gesù, possiamo pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò.
udisci, o Signore, le nostre preghiere, perché la partecipazione al mistero della redenzione sia per noi aiuto nella vita presente e ci ottenga la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo e viviamo in pace. Alleluia, alleluia.
Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono, e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti, per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno, perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria Shalom, la pace, ha detto Chaire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso in questo momento mentre preghiamo e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie, che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen. C'era una volta, tanto tempo fa, un pirata genovese che per scappare alla legge si nascose in un bosco. Qui conobbe alcuni artigiani che in Germania avevano imparato a costruire dei bellissimi orologi a cucù. Si innamorò del posto, vi si stabilì, aprì una fabbrica di orologi e divenne ricchissimo. Sembra una favola, ma è successo davvero nel 1725 in Val Pesarina. Quindi oggi si va in Carnia. Siamo a Prato Carnico, dove la carne è ancora viva in tutti gli aspetti della vita di tutti i giorni. A cominciare dagli orti, presenti in moltissime case.
rigorosamente concimati con cenere di legna e stallatico. Qui sì che si coltiva tutto biologico. La Val Pesarina ha degli ottimi fagioli che per tradizione vanno coltivati vicino alle patate. Ed infatti vedo moltissime piante di fagiolo, praticamente ovunque. Ma andiamo a visitare Pesaris, dove il nostro pirata ha fondato la sua fabbrica. Voglio subito visitare il Museo dell'Orologio. Ci sono pezzi rarissimi del 1400. Mai visto tanti orologi diversi, orologi da torre, vecchi timbracartellini ed anche il famoso Cifra 5, realizzato negli anni 60 ed attualmente esposto al Museo di Arte Moderna MoMA di New York. Il museo ha anche una sua sede esterna. Una bellissima idea, quella di realizzare il percorso dell'orologeria monumentale. Orologio a palette giganti. I tabelloni di stazioni d'aeroporti sono la conseguenza di questa rivoluzionaria invenzione degli anni 40, realizzata ovviamente a Pesaris. Orologio a vasche d'acqua. Prende spunto dalle clessidra d'acqua degli antichi egiziani. Che fortuna! Ora che è mezzogiorno tutte le vasche si stanno svuotando per ricominciare il ciclo. Meridiana e l'ognomone sono io. Per leggere l'ora devo mettere i piedi così, una a destra e una a sinistra della linea centrale all'altezza del mese in corso. Orologio dei pianeti ti mostra la posizione di tutti i pianeti del sistema solare. Incredibile! Mentre questo ti mostra la posizione di tutte le stelle in questo preciso momento. Cosa vedo? Un mega carillon! 11 campane che suonano allo scoccare dell'ora la melodia Un saluti a Maria. Orologio a scacchiera. Anche questo inventato a Pesaris negli anni 30. È il padre dell'orologio a LED. Ce ne sono ancora tanti da scoprire, ma dovrete farlo da soli perché io ho un appuntamento. A Pieria, nell'ex caseificio sociale, mi aspetta il signor Gonano, che ha creato un museo di antiche macchine fotografiche e cinematografiche. Sono affascinata. Mi dicono che devo andare a Osais perché c'è una chiesetta con degli affreschi interessanti. Beh, non serve dire nulla. Sono tra i più belli che abbia mai visto. La chiesa è dedicata a San Leonardo ed è del 1500. Dovete vivere i borghi di Prato Carnico a piedi. Ci sono delle case seicentesche straordinarie, come questa, la Vecchia Pesa. Da qui si passava nel Bellunese e le merci dovevano pagare il pedaggio. Il nostro amico pirata aveva trovato casa nell'edificio accanto. Sembra infatti che quella sia stata la sua abitazione. La chiamano la Casa dell'Orologio. Nella casa di fianco, nello stesso periodo, viveva una coppia il cui figlio fece grandi cose. Diventò papa. Ebbene sì, Pesaris conta l'unico papa carnico, Gregorio XVI. Mi invitano a visitare le malghe. Ce ne sono parecchie e bisogna salire ad almeno 1600 metri. Dalla notte dei tempi, nel mese di maggio, le mandrie salgono in quota dove c'è un buon foraggio, per poi scendere a settembre. I
questi mesi i formaggi che vengono prodotti dai casari sono quelli più buoni perché si sente spiccatamente il gusto delle erbe di montagna. Morena e Boris vivono qui tutta l'estate e i loro bambini non potrebbero essere più liberi e felici. Tra le loro mucche ci sono alcune grigio alpine, una razza in estinzione, ma che fanno un latte particolarmente buono. Il formaggio non ha precisamente un nome, lo chiamano semplicemente formadi di Mont, cioè formaggio di montagna. E assaggiare la ricotta fatta 2 ore prima non ha prezzo. Alla Malga San Giacomo è possibile anche pernottare. Se avessi tempo, vi giuro che sarei qui per un bel po'. In un'altra malga vedo fare la ricotta affumicata, proprio come la facevano i nonni dei nonni dei nonni. Dentro ad una stanza viene acceso il fuoco e sopra si mettono le ricotte a stagionare. Fino agli anni 50, quando le mandrie dal fondovalle partivano per le casere, a metà percorso i pastori usavano delle abitazioni temporanee per sostare e far pascolare gli animali. Il viaggio era lungo. Di solito queste costruzioni, chiamati stavoli, si trovano sparsi e mai vicini. Orias è un'eccezione ed è un vero e proprio borgo di stavoli. Ora che non vengono più usati, sono diventati delle casette di vacanza. Il borgo più antico della Val Pesarina è Truria, a 900 metri di quota. Sembrerebbe che i primi abitanti siano venuti qui perché in epoca remota c'era una miniera d'argento. Ma chissà dove sarà? E soprattutto, l'avranno trovato l'argento? È venuto il momento di tornare a casa e mentre esco dal paese non ci posso credere. È come la Torre di Pisa! Il campanile pendente di Prato Carnico è una delle attrattive del posto ed io non posso fare a meno di fare una foto così. Faccio rifornimento d'acqua alla fontana del Vescovo e sulla via del ritorno mi vengono in mente tutti i momenti magici di oggi. La Valle del Tempo mi è rimasta proprio nel cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo il Santo Rosario con i fedeli che sono qui presenti, ma in unità di cuore anche con tutti coloro che sono collegati con noi attraverso TV 2000. Preghiamo certamente per noi, ma preghiamo anche per tutte quelle persone che portiamo nel cuore. E invochiamo Maria in questo Santo Rosario con un titolo bellissimo, Maria che scioglie i nodi. Questa sera meditiamo i misteri della luce, i misteri luminosi del Santo Rosario. Primo mistero della luce, Gesù è battezzato da Giovanni. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo battesimo nel Giordano.
Donaci per intercessione di Maria di vivere da figli della luce. Maria che scioglie i nodi, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero della luce. Gesù si rivela alle nozze di Cana. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo intervento a Cana. Donaci, per intercessione di Maria, di dissetarci alle fonti della grazia. Maria che scioglie i nodi, Prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Terzo mistero della luce, Gesù annuncia il regno di Dio. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua predicazione. Donaci, per intercessione di Maria, di convertirci al tuo Vangelo. Maria che scioglie i nodi, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero della luce. Gesù si trasfigura sul monte. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua trasfigurazione. Donaci, per intercessione di Maria, di camminare alla luce del tuo volto. Maria che scioglie i nodi, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Quinto mistero della luce, Gesù istituisce l'Eucaristia. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero dell'ultima cena. Donaci, per intercessione di Maria, di partecipare con frutto alla messa eucaristica. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo le intenzioni di Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve.
A te vogliamo essere figli di Eva, a te sospiriamo gementi giacenti questa mare di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi l'occhio tuo misericordioso e mostraci dopo il sensibile Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta. Preservami, guidami, proteggimi. Sii il mio rifugio. Maria che sciogli i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Come sempre sia lodato.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Si leva un coro di lodi alla tua vittoria, o Signore, perché la sapienza ha aperto la bocca dei muti e ha reso eloquente la voce dei piccoli. Alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, prima di celebrare la Divina Eucaristia, chiediamo umilmente perdono al Signore dei nostri peccati. Signore, nostra pace, Kyrie eleison. Cristo, nostra Pasqua, Christe eleison. Signore, nostra vita, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che da ogni parte della terra hai riunito i popoli nella confessione del tuo nome, concedi che tutti i tuoi figli nati a nuova vita nelle acque del battesimo e animati dall'unica fede esprimano nelle opere l'unico amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, mentre lo storpio guarito tratteneva Pietro e Giovanni, tutto il popolo, fuori di sé per lo stupore, accorse verso di loro al portico detto di Salomone. Vedendo ciò, Pietro disse al popolo: «Uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? E perché continuate a fissarci come se per nostro potere o per la nostra religiosità avessimo fatto camminare quest'uomo? Il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato, mentre egli aveva deciso di liberarlo. Voi, invece, avete rinnegato il santo e il giusto e avete chiesto che vi fosse graziato un assassino. Avete ucciso l'autore della vita, ma Dio l'ha risuscitato dai morti. Noi ne siamo testimoni. E per la fede riposta in Lui, il nome di Gesù ha dato vigore a quest'uomo che voi vedete e conoscete. La fede che viene da Lui ha dato a quest'uomo la perfetta guarigione alla presenza di tutti voi. Ora, fratelli, io so che voi avete agito per ignoranza, come pure i vostri capi, ma Dio ha così compiuto ciò che aveva preannunciato per bocca di tutti i profeti, che cioè il suo Cristo doveva soffrire. Convertitevi dunque e cambiate vita,
perché siano cancellati i vostri peccati e così possano giungere i tempi della consolazione da parte del Signore, ed Egli mandi colui che vi aveva destinato come Cristo, cioè Gesù. Bisognava che il cielo lo accolga fino ai tempi della ricostituzione di tutte le cose, delle quali Dio ha parlato per bocca dei suoi santi profeti fin dall'antichità. Mosè infatti disse: il Signore vostro Dio farà sorgere per voi dai vostri fratelli un profeta come me. Voi lo ascolterete in tutto quello che egli vi dirà, e avverrà. Chiunque non ascolterà quel profeta sarà estirpato di mezzo al popolo. E tutti i profeti, a cominciare da Samuele e da quanti parlarono in seguito, annunciarono anch'essi questi giorni. Voi siete i figli dei profeti e dell'alleanza che Dio stabilì con i vostri padri quando disse ad Abramo: nella tua discendenza saranno benedette tutte le nazioni della terra. Dio, dopo aver risuscitato il suo servo, l'ha mandato prima di tutto a voi per portarvi la benedizione, perché ciascuno di voi si allontani dalle sue iniquità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. O Signore, Signore Dio nostro, quanto è ammirabile il tuo nome su tutta la terra. O Signore, Signore nostro, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi? O Signore, Signore nostro Dio, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. Signore, Signore nostro Dio, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Tutte le greggi e gli armenti, e anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari. O Signore, Signore nostro Dio, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra. Alleluia, alleluia, alleluia. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i 2 discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani, i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa come vedete che io ho. Dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: avete qui qualche cosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese, lo mangiò davanti a loro.
Poi disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. Padre Santo, nel nome di Gesù, manda il tuo Spirito su di noi perché possiamo comprendere le Scritture e comprendere il tuo amatissimo Gesù. Abbiamo letto: questo è il giorno fatto dal Signore, rallegriamoci ed esultiamo. E abbiamo sentito il Vangelo. I due discepoli che venivano da Emmaus stavano raccontando quello che avevano visto. E mentre parlavano, dice il Vangelo, di Gesù, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Guardate che bello. Gesù in persona in mezzo a loro. E loro erano così felici, presi da tanto stupore, che non ci credevano a questo amore. Vedere Gesù. Hanno parlato di Lui, hanno sentito parlare, ma adesso ce l'hanno davanti a loro. E Gesù capisce il loro stato d'animo ed ecco che viene incontro a loro, apre loro la mente, il cuore e dice: guardate che io non sono un fantasma, guardate, io sono una persona. Il fantasma non ha carne e ossa come ho io. E dicendo questo mostrò loro le mani e i piedi. Gesù mostrò a loro i segni del suo amore, le stimmate, quelle mani, quei piedi, quel costato. Vuol dire l'amore verso il Signore. E dopo chiede anche da mangiare. Il Papa Francesco, commentando questo Vangelo, dice: il Signore si esprime al massimo solo nei gesti che può fare con le mani e con i piedi, le stimmate. Benedire, guarire, accarezzare, distribuire, dare, stringere, lavare i piedi, mostrare le ferite e ricevere le ferite. Sono segni dell'amore del Signore. Gesù si fa conoscere, ecco, con le mani, Gesù si fa conoscere le stimmate quei piedi che ha camminato annunciando il Vangelo, e Gesù il costato, le stimmate del Signore. Che è bella la nostra fede. Gesù anche in paradiso porta i segni del suo amore per noi. Ricordo che la mamma di Santa Veronica Giuliani, una grande santa, aveva 5 figlie e prima di morire disse: care figlie, ho un grande dono da darvi. E le chiamò tutte e 5. Che dono, mamma, c'hai da darci? Le stimmate di Gesù. E ha cominciato dalla figlia più grande. Tu prendi, medita, guarda la stimmata alla mano destra, un'altra quella sinistra, tu
la stimmeta del piede destro, tu quello sinistro. E a Veronica, la più giovane, gli ha detto: a te do la stimmata del cuore di Gesù. Ecco il regalo che questa mamma ha fatto alle sue figlie, il ricordo che la mamma ha presentato di Gesù come un Gesù amore. E queste stimmate anche per noi sono segni di meditazione. Non so se vi è capitato, certamente, stare davanti al crocifisso e meditare quanto Lui ci ha amato, guardando le sue stimmate, i segni d'amore. Allora, anche oggi Gesù dice a tutti quanti: guardate le mie mani, guardate i miei piedi, non sono un fantasma. E questo amore è per tutti, tutti quanti, nessuno deve sentirsi abbandonato. Le stimmate di Gesù sono i segni dell'amore misericordioso. Ecco, la Madonna ci aiuti a vedere Gesù, a conoscere Gesù, a meditare le sue stimmate. Come dice la prima lettura, San Pietro diceva: Gesù vi è morto per voi, è risorto, convertitevi e fatevi battezzare. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. L'acqua unita al vino, sì, sì. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Umili e Signore. pentiti alcolici, Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, o Signore, da ogni colpa. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, nella tua bontà il sacrificio che ti offriamo per coloro che sono nati a vita nuova e per noi che siamo bisognosi del tuo sollecito aiuto. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e la tua risurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione di Cristo, Signore, nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Illuminati e guidati dallo Spirito Santo, insieme diciamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali,
concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, chiedete ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degni di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te. Così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno. Alleluia. Preghiamo. Esaudisci, o Signore, le nostre preghiere, perché la partecipazione al mistero della redenzione sia per noi aiuto nella vita presente e ci ottenga la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Su tutti voi, sui vostri cari, sulle vostre famiglie in modo particolare, sui sofferenti, scenda la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace. Alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia. Accendiamo ora la lampada, segno della nostra preghiera, che arderà davanti all'immagine della Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa col tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù ed accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni.
Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità quotidiana. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci al cuore del Padre. Amen. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana. Nella puntata di oggi parleremo di Staranzano. Come prima tappa ci siamo fermati doverosamente all'isola della Cona. Vi suggerisco davvero di venire a visitarla perché è un'occasione imperdibile per entrare in contatto con la natura, se volete anche con se stessi, e poi comunque vedete proprio a dimensione di famiglia. Visitarla è molto semplice, si può raggiungere il centro visite in macchina e poi ci si incammina lungo i sentieri immersi in questo splendido verde. Allora, tutti i cavalli presenti nell'isola della Cona sono di razza Camargue, cioè vengono dalla Francia, dove la Camargue è una regione alle foci del Rodano, è una zona paludosa molto simile a quella che abbiamo qua all'interno dell'isola della Cona, per cui sono cavalli abituati a vivere in un ambiente un po' particolare. Quindi si adattano bene, insomma, alle nostre zone, a queste zone? Esatto, sono stati scelti proprio per quello. Tra tutte le razze che ci sono quelle più adatte, diciamo, a vivere in mezzo alla salsedine, in mezzo al fango e al pantano. Si adattano anche a fantini principianti? Sì, questi cavalli sono buonissimi. Tant'è vero che le passeggiate che facciamo sono passeggiate, diciamo, adatte a qualsiasi livello di cavaliere, dal principiante, quindi l'inesperto assoluto, fino al cavaliere più esperto. Tant'è vero che noi proponiamo passeggiate di diverso tipo,
molto semplici per i neofiti e un po' più complicate, quindi in mezzo al bestiame, perché abbiamo anche del bestiame al pascolo, e in mezzo ai cavalli allo stato brado, per i cavalieri invece un po' più esperti. Poi offrite anche un servizio terapeutico, vero? Sì, esatto. Svolgiamo delle sedute di equitazione ricreativa per disabili, in cui appunto questi cavalli vengono impiegati per far fare della ginnastica e degli esercizi ai ragazzi che portano handicap. Dunque la natura ritorna in aiuto dell'uomo, lavorando in sinergia con le persone più svantaggiate. Ed eccoci arrivati all'osservatorio Marinetta, il primo che si incontra seguendo il percorso partendo dal centro visite. Come vedete ha la classica struttura del casone lagunare diviso in 3 sezioni. Al primo livello si può proprio osservare la vita sommersa, gli animali che vivono sott'acqua. Il secondo e il terzo livello invece sono dei punti di osservazione ideali. Nell'arco di un secolo di osservazioni sono state avvistate 307 specie di uccelli, chiaramente, alcune rare, altre meno rare. Ecco, dunque la riserva è servita anche a questo, magari a ripopolare nelle nostre zone degli uccelli, insomma, che stavamo perdendo. In alcuni casi sì, ad esempio nell'oca selvatica è stato fatto un progetto di reintroduzione, in quanto si riproduceva in Italia fino al 1700 più o meno, e appunto sono stati liberati degli individui che hanno incominciato a riprodursi liberamente e hanno creato un nucleo di un 150 individui circa che tuttora si riproduce e sta aumentando piano piano. Ecco. E ci sono delle specie che sostano qui nella riserva anche tutto l'anno? Alcune specie sono presenti tutto l'anno e alcune magari solamente per un'ora o forse anche meno. E poi però Silvano, quali sono le altre caratteristiche? Le altre caratteristiche di questa zona sono le barene, che sono degli isolotti ricoperti da vegetazione, una vegetazione particolare in quanto qualche volta durante l'anno viene ricoperta dall'acqua salmastra, per cui deve sopravvivere in presenza di acqua salata, e questo tipo di vegetazione viene detto vegetazione alofila. Quali sono gli animali che frequentano queste zone? Animali che frequentano queste zone sono in genere anatre oppure uccelli limicoli. Limicoli perché vanno a nutrirsi nel limo, nel fango.
Tra le specie di limicoli che sono presenti in questo periodo possiamo contare un numero elevato di chiurli che sono stati eletti anche simbolo della riserva. Staranzano è un paese che ha molti legami con l'ambiente naturale. Oltre alla riserva c'è ad esempio il lido di Staranzano, la spiaggia locale nella quale d'estate molti si cimentano nel windsurf. Come le vicine spiagge di Monfalcone Grado, è caratterizzata da bassi fondali sabbiosi. Questo albero rappresenta il simbolo del paese, il bobolare in dialetto bisiacco, un bagolare secolare che occupa ancora la piazza principale e che sta a testimoniare il legame degli abitanti di Staranzano con l'ambiente naturale nel quale sono inseriti e dal quale fino a pochi anni fa traevano i mezzi di sostentamento. Benvenuti alla Sagra della Rassa di Staranzano, una tradizione, pensate, mi hanno detto che qui dura da ben più di 100 anni. Beh, ma a questo punto dovrei anche dirvi cosa significa rassa in italiano, niente più che anatra. Sono più di 200 anni che Staranzano prepara la razza per tutti gli ospiti. Nasce da un'antica tradizione dei coscritti che durante il periodo invernale facevano la raccolta appunto nelle case dei contadini qua attorno di masurini e anatre e poi si ritrovavano in centro del paese per festeggiare la partenza per il servizio militare. Quindi questa sagra nasce più di 200 anni fa sotto l'impero austro-ungarico proprio come festa dei coscritti. Lascia una neonata in ospedale dopo averla partorita in un capannone. Succede a Milano a pochi giorni di distanza dal caso di Enea. In Ucraina infuria la guerra con la battaglia di Bakhmut. A Belfast si celebra la pace con Biden che arriva per il 25ennale degli accordi del Venerdì Santo. Primavera nel segno dell'influenza, i continui forti sbalzi di temperatura all'origine dei contagi fuori stagione. I tassi sui mutui sopra il 4% e saliranno ancora, lo dice Banca Italia, e in aumento anche quelli sui prestiti al consumo. Bentrovati al TG2000, in primo piano ancora una storia di complicata protezione della vita nascente, come nel caso di Enea, arriva di nuovo da Milano, ce la racconta Franco Rossi.
A quest'ora la piccola, 2,6 kg di vita, abbandonata dalla mamma questa mattina al Buzzi di Milano, dorme tranquilla in una termoculla. Questa mattina è stata partorita in un capannone alla periferia di Milano, Quartoggiaro, una delle tante periferie esistenziali delle nostre città. La mamma ha chiamato il 118 e si è fatta portare con la neonata all'ospedale dei bambini di Milano, appunto il Buzzi. Ha deciso di lasciare la piccola nelle mani dei medici e degli infermieri. Diversamente dal caso del piccolo Enea lasciato nel giorno di Pasqua alla culla per la vita della clinica Mangiagalli, la donna, 37 anni, senza fissa dimora, non ha dato il nome alla piccola e non l'ha riconosciuta. Voglio esprimere innanzitutto un ringraziamento agli ospedali, alla clinica, al Mangiagalli, al CAF Buzzi per l'accoglienza che danno e che ispirano. L'altra cosa che voglio dire è anche sicuramente stiamo più attenti ad accogliere i disagi delle donne o delle famiglie che non riescono a poter tenere con sé il loro bambino, e quindi interroghiamoci su questo per fare tutti noi, sia le istituzioni sia le associazioni di volontariato. Sono contenta che siano stati salvati questi 2 bambini, ma cerchiamo di aiutare ancora di più le donne e le mamme. Il tempo di 10 giorni perché la sua mamma possa cambiare idea. Poi, per la piccola, inizierà il viaggio per essere adottata. Ci spostiamo in Ucraina, dove il conflitto si inasprisce e assume la forma anche di una guerra di immagini, come ci spiega Massimiliano Cocchi. Non è un incidente, non è un episodio, è successo migliaia di volte e nessuno lo può più ignorare. Di fronte ai raccapriccianti video pubblicati sui social in cui si vede un soldato ucraino decapitato da 2 russi e altri militari ucraini con la testa mozzata, Volodymyr Zelensky fa appello ai leader internazionali invitandoli a reagire. La missione ONU per i diritti umani in Ucraina ha dichiarato di essere inorridita e ha annunciato un'inchiesta. Le responsabilità saranno accertate, gli autori puniti. Non sarebbero casi isolati, militari e mercenari di Mosca terrebbero video simili sui loro telefonini e li farebbero girare per intimidire il nemico, proprio come faceva l'ISIS quando mostrava le decapitazioni dei prigionieri. Uno dei 2 video sarebbe stato girato a Bakhmut, dove i russi continuano ad avanzare e sono vicini alla conquista completa della città, anche se le immagini riprese dai droni mostrano la strenua resistenza delle squadre speciali ucraine sul terreno. Sul fronte diplomatico la situazione è sempre più complicata dopo la pubblicazione di documenti americani top secret. Le carte svelerebbero che lo scorso febbraio il presidente egiziano al-Sisi, alleato di ferro degli Stati Uniti, ha ordinato di produrre e consegnare 40.000 razzi alla Russia e di farlo in gran segreto per evitare problemi con l'Occidente. Sarebbe la prova che gli Stati Uniti, oltre ai nemici, spierebbero anche gli amici, una scoperta che sta mettendo in imbarazzo l'amministrazione di Joe Biden. A Taiwan intanto sale ancora la tensione, la Cina si prepara a scatenare la guerra, ne sono convinti a Taipei. Il presidente Xi Jinping chiede all'esercito di essere pronto a combattimenti veri e Pechino domenica chiuderà lo spazio aereo sul nord dell'isola in concomitanza di non meglio specificate attività spaziali. Intanto uno dei principali attori di questa incandescente situazione geopolitica, il presidente americano Biden, si trova a Belfast in occasione dei 25 anni degli accordi del Venerdì Santo. Marco Burini. A quest'ora se n'è già andato, è arrivato a Dublino, capitale della Repubblica d'Irlanda, ma oggi parole e gesti importanti Biden li ha spesi a Belfast, in quell'Irlanda del Nord ancora sottomessa alla corona, dove in questi giorni si festeggia l'accordo del Venerdì Santo che il 10 aprile 1998 mise fine, o quasi, ai Troubles, la guerra tra unionisti protestanti e repubblicani cattolici che in 30 anni fece 3.600 morti. La pace non era inevitabile, è arrivata dopo un negoziato faticoso, ha detto il presidente americano, cattolico, augurandosi che torni presto la condivisione dei poteri, punto fondamentale dell'accordo di 25 anni fa, che oggi però non viene rispettato. Gli unionisti del DUP si rifiutano di governare con i repubblicani del Sinn Féin, che l'anno scorso hanno vinto le elezioni. Uno degli effetti perversi della Brexit, che da queste parti preoccupa parecchio. Anche Biden vi ha fatto cenno, ma in realtà il presidente americano vuole approfittare della separazione tra Regno Unito e Unione Europea, rafforzando gli scambi commerciali con Londra. Ne ha parlato
parlato con il premier britannico Sunak e quindi con Belfast. Decine di grandi aziende americane vogliono venire qui e investire. Ci sono in ballo 6 miliardi di dollari, ha detto Biden, che spinge sulla transizione ecologica. Entro il 2032 i 2/3 delle auto nuove vendute negli Stati Uniti dovranno essere elettriche, le cui batterie sono fatte di minerali preziosi, litio, nickel, cobalto. Americani e inglesi vogliono accordarsi per sganciarsi dalla Cina, che ha quasi il monopolio della lavorazione. L'urgenza della pace è stata richiamata da Papa Francesco oggi all'udienza generale. Cristiana Caricato. Quell'enciclica fu una vera benedizione, come uno squarcio di sereno in mezzo a nubi oscure. Il suo messaggio è attualissimo. L'enciclica è la Pacem in Terris, firmata 30 anni fa da Giovanni XXIII. Papa Francesco ne ricorda l'anniversario, ma soprattutto lo slancio profetico che portò il mondo, diviso in blocchi contrapposti, lacerato da muri e tensioni, ostaggio della minaccia nucleare, ad interrogarsi sulle ragioni della pace, tentando la via del dialogo. Basti ad esempio questo passo. I rapporti tra le comunità politiche, come quello tra i singoli esseri umani, vanno regolati non facendo ricorso alla forza delle armi, ma nella luce della ragione, e cioè nella verità, nella giustizia, nella solidarietà operante. La ragionevolezza dell'approccio di Roncalli, oggi santo, che si adoperò per persuadere i leader di allora che un mondo senza armi sarebbe stato un mondo più sicuro, può essere applicata anche ai nostri giorni, alla guerra mondiale a pezzi che interessa il mondo. Invito i fedeli e gli uomini e le donne di buona volontà a leggere la Pacem in Terris e prego perché i capi delle nazioni se ne lasciino ispirare nei progetti e nelle decisioni. Il pensiero sempre alla martoriata ucraina. Il Papa, salutando i pellegrini polacchi, invita a pregare nella Domenica della Divina Misericordia per il mondo lontano da Dio e provato dalle guerre. La pagina politica, arrivano le attese nomine delle partecipate pubbliche mentre maggioranza e opposizione discutono sull'utilizzo delle risorse del DEF. Cantelmi. Dopo un lunghissimo e teso confronto tra le forze di governo arrivano le nomine delle partecipate di Stato all'ENI, riconfermato Descalzi come amministratore delegato alla presidenza, va il generale della Guardia di Finanza Zaffarana. All'Enel arriva il duo Paolo Scaroni alla presidenza e Flavio Cattaneo amministratore delegato, mentre Leonardo va l'ex ministro della transizione ecologica Cingolani e presidente l'ambasciatore Stefano Pontecorvo. A poste la riconferma di Matteo Delfante, arriva Silvia Rovere come presidente. Per quanto riguarda il documento di economia e finanza, emerge un tesoretto di 3 miliardi che il governo sarebbe intenzionato a utilizzare, salvo sorprese, per un'ulteriore riduzione del carico fiscale per i lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi. Al Senato invece approda il decreto PNRR con la maggioranza ancora divisa sull'utilizzo di tutti i soldi del piano europeo. Sul fronte politico restano tesi i rapporti tra Italia Viva di Renzi e Azione di Calenda, a rischio il passaggio verso un unico partito. Anche momenti di criticità che poi si superano. Buon lavoro, buon lavoro. Noi stiamo arrivando in pace, siamo pronti al confronto. Il rincaro dei mutui sulla casa prosegue senza freni, di pari passo con le preoccupazioni dei consumatori. Leonardo Possati. Mutui sempre più cari. Stando all'ultimo bollettino di Banca Italia, i tassi di interesse a febbraio hanno superato il 4%. Nel concreto, rispetto a un anno fa, la rata di un variabile è aumentata anche di 270 euro. Ad esempio, per un importo di 150.000 euro per una durata di 25 anni, una famiglia spende in media 3.240 euro all'anno in più. Questo ovviamente indebolisce il mercato immobiliare che non riesce a ripartire. Da Via Nazionale arriva una fotografia del momento economico che attraversa il paese a tinte chiaroscure. Da una parte i conti pubblici migliorano e il peso del debito sul PIL nel 2022 si è ridotto e l'economia è in costante ripresa, trainata soprattutto dal settore manifatturiero. Malgrado questo, l'inflazione all'8,2% pesa ancora molto sulle famiglie e penalizza i consumi.
Preoccupa poi il quadro internazionale, fortemente condizionato dall'incertezza geopolitica, con i prezzi delle materie prime instabili. L'inflazione rimane alta nelle principali economie e questo incide sulla vita quotidiana di miliardi di persone. Tragico incidente sul lavoro nel Milanese, coinvolti 3 addetti alla potatura degli alberi. Sentiamo. Tragedia a Noverasco di Opera in provincia di Milano. 2 operai sono morti a causa del cedimento del cestello della gru con cui stavano potando un albero all'interno del golf club Le Rovedin. L'incidente si è verificato intorno alle 10 di questa mattina. I 2 operai, Dario Beira di 69 anni e Angelo Giovanni Zaningi 51, sono precipitati da un'altezza di circa 15 metri. Un loro collega di 25 anni è rimasto ferito in modo grave. I 3 lavoratori stavano tagliando i rami di piante ad alto fusto e per questo si trovavano su una piattaforma aerea a molti metri da terra in un cestello sostenuto da un braccio meccanico che per un guasto si è schiantato al suolo. I vigili del fuoco accorsi sul posto hanno dovuto disincastrare il ferito dai resti della piattaforma, poi il 118 lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale milanese di Niguarda. Per gli altri 2 invece non c'è stato niente da fare. Via libera della Camera all'unanimità per la proposta di legge sull'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pubblici e privati. Composta da 20 deputati, la commissione avrà tra i suoi compiti quello di approfondire la conoscenza della dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro. L'autopsia conferma che uccidere Alessandro Parini, l'italiano morto a Tel Aviv, è stato l'impatto con l'auto. Domani a Roma i funerali. Barbara Masulli. La Basilica dei Santi Pietro e Paolo è a 2 passi dalla casa di famiglia di Alessandro Parini. Qui domani amici, parenti e romani saluteranno per l'ultima volta l'avvocato 35enne, vittima dell'attentato di Tel Aviv. A concelebrare i funerali assieme a padre Nevola, insegnante di religione all'Istituto Massimo dove la vittima aveva studiato, sarà padre Nicola. La Palestina è una terra molto calda per tante situazioni, quindi che ancora non si riescono a definire bene, quindi dobbiamo solo piangere perché oggi è toccato a noi, domani toccherà a qualcun altro. L'autopsia eseguita oggi al Gemelli ha confermato i risultati degli esami fatti a Tel Aviv. Sul corpo di Alessandro Parini non ci sono segni di arma da fuoco. Questo vuol dire che è morto per l'impatto avuto con l'auto guidata dall'attentatore Youssef Abu Jaber. Lo ricordo un ragazzo molto sereno, anche molto impegnato nella sua attività. Era veramente molto preparato nel campo dei suoi studi, quindi è anche molto apprezzato. Ha ricevuto un po' di tempo fa uno dei premi come più giovane avvocato, quindi molto, molto bravo. Immigrazione, proseguono gli sbarchi e al largo della Tunisia 10 morti in un naufragio. Beatrice Bossi. Sono 539 alla fine i migranti sbarcati al porto di Catania. Stipati a bordo di quel fatiscente peschereccio sembravano molti di più. La stima iniziale era di circa 700 persone. A bordo degli autobus sono stati accompagnati ora nelle tensostrutture allestite dalla Protezione Civile. Qui passeranno la notte e domani saranno ricollocati nei centri di accoglienza di tutta Italia. In serata anche a Vibo Valentia è terminato lo sbarco di altri 390 migranti. La Guardia Costiera li ha strappati dalla morte nei giorni scorsi al largo della Sicilia. Mentre sono in difficoltà adesso nelle acque maltesi, dice la Sea-Watch in questo tweet, almeno altre 800 persone. Sono tutte partite per raggiungere il sogno europeo, ma secondo i dati forniti dall'agenzia Frontex, la rotta mediterranea continua ad essere la più pericolosa del mondo. Sono stati 28.000 gli attraversamenti nei primi 3 mesi dell'anno, quasi il triplo del 2022. A questi numeri drammatici l'ONU poi aggiunge anche quelli delle vittime, 441 nel primo trimestre, senza contare i 300 dispersi inghiottiti dal mare, il numero più alto dal 2017.
La Procura della Federcalcio ha notificato alla Juventus la chiusura delle indagini per le cosiddette manovra stipendi, partnership e agenti. Nell'atto, contestata tra l'altro al club bianconero, la violazione del principio di lealtà sportiva per i 3 filoni. La contestazione si va ad aggiungere alla questione plusvalenze. Sui 3 filoni odierni la Juve ora ha 2 settimane di tempo per presentare le sue controdeduzioni. Primavera segnata dalle influenze, molto più che in passato. Perché? Letizia Davoli. Nonostante ci sia ancora chi nei media e non solo mostra segni di nostalgia per i continui allarmi che hanno reso ancora più pesante il periodo pandemico, l'influenza, che da ottobre a oggi ha messo a letto quasi 13 milioni di italiani, non è nulla di cui preoccuparsi, nemmeno se si considera la durata più lunga rispetto al passato, arrivata con qualche settimana di anticipo già a fine ottobre, ancora stenta a lasciare il paese e secondo l'Istituto Superiore di Sanità anche i punti di primavera vedranno molti italiani con la febbre. Le cause, secondo i ricercatori, sono quelle tipiche di stagione, con i continui e forti sbalzi di temperatura di questo inizio primavera, ma non solo. La prenderei più come un'anomalia, tra virgolette, perché è dovuta ai 3 anni di Covid, dove l'uso della mascherina, specialmente la mascherina, ha impedito all'influenza di farsi viva e quindi diciamo di farsi riconoscere dal nostro sistema anticorpale. Febbre alta improvvisa, l'influenza stagionale è diversa dal Covid della famiglia Omicron, che ha sintomi più lievi. Questa influenza andrà via, secondo me, quando comincerà a fare più caldo, perché è un virus che lì veramente il caldo non lo sopporta, questo tipo di virus. Al contrario del Covid, che non ha stagionalità, l'influenza ha la sua stagionalità. Però ecco, non è nulla di preoccupante. Ma per non rovinarsi i prossimi punti primaverili è ancora possibile evitarla. Basta mettere a frutto l'educazione sanitaria imparata durante il Covid, indossando una mascherina nei luoghi più affollati. 80 anni fa la scoperta del massacro di Katyn in Polonia. Soltanto nel 1990 Mikhail Gorbaciov riconobbe ufficialmente la responsabilità dell'Unione Sovietica per l'eccidio. Clara Iatosti. È il 13 aprile 1943 ed il mondo scopre l'orrore di Katyn. Radio Berlino trasmette per 6 ore un bollettino in 6 lingue sulla scoperta in una foresta al confine russo-polacco di una fossa di 28 metri per 16 riempita con 12 strati di cadaveri. Sono i corpi dei primi 4.000 dei 22.000 ufficiali polacchi deportati da Stalin e giustiziati con un colpo alla nuca dai sovietici. Dovete resistere, perché senza di voi non ci sarà mai una Polonia libera. Nel film Katyn, candidato agli Oscar 2008, il regista Andrzej Wajda racconta la storia di suo padre, Jakub, uno di loro. Alla fine del 1941 il governo di Varsavia, in esilio a Londra, reclama la loro liberazione. Il Cremlino replica che sono in Manciuria. Churchill impone il silenzio ai polacchi. Per anni Mosca tenta di addossare la responsabilità dell'eccidio ai nazisti, ma l'ipotesi viene smontata da una commissione della Croce Rossa Internazionale, che comprende anche l'anatomopatologo italiano Vincenzo Palmieri, sindaco di Napoli nel 1962, linciato moralmente sulle colonne dell'Unità. Solo nel 1990 il presidente Gorbaciov ammette la colpa di Mosca, mentre Putin ha già riapposto il segreto di Stato. Ma la verità ormai è patrimonio di tutti. Tra poco, subito dopo il meteo, su TV2000 l'attesa finale di Avanzi il prossimo, il programma dedicato interamente al recupero del cibo e alla lotta contro lo spreco alimentare. Si sfidano nella gara conclusiva di cucina i ragazzi delle scuole alberghiere dell'Istituto Magnaghi Solari di Salsomaggiore e l'Istituto Francesco Datini di Prato. E allora non perdetevi la finale di Avanzi il prossimo e passate una buona serata. Arrivederci.
Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì giungerà un fronte freddo nord atlantico che darà luogo a questa circolazione depressionaria sulla Val Padana che causerà una spiccata instabilità proprio sulle regioni settentrionali, riportando finalmente la pioggia su molte nostre regioni del nord, ma poi anche al centro. Osserviamo la mappa della nuvolosità che ci mostra proprio come le regioni settentrionali, poi anche quelle centrali, siano coinvolte da questo ammasso nuvoloso legato proprio al fronte freddo in arrivo, mentre al sud la situazione sarà migliore. Osservando anche lo zoom delle piogge, sarà appunto il nord Italia ad essere coinvolto soprattutto dalle precipitazioni, specie la Lombardia centro-orientale e il Triveneto, ma poi anche le regioni del centro. Vediamo quindi il tempo che ci aspetta nel corso della giornata di giovedì sull'Italia. Sarà una giornata particolarmente instabile, come dicevamo, al nord, specie dalla Lombardia verso est, qualche fenomeno anche sulla Liguria, mentre la situazione sarà migliore già al nord-ovest dopo le piogge della nottata. Instabilità che andrà incrementando dal pomeriggio anche sulle regioni del centro, con fenomeni temporaleschi localmente accompagnati anche dalla grandine, con un calo delle temperature che entro sera riporterà la neve sulle Alpi orientali fin sotto i 1000 metri, ma entro venerdì mattina anche sulla dorsale centrale. Tempo invece migliore al sud, con punte anche vicine ai 28-29 gradi in Sicilia. Ma per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app di Trebi Meteo. Preghiamo il Santo Rosario, meditando i misteri della luce. Il primo mistero della luce ci porta lungo il Giordano, dove Giovanni il Battista sta predicando, sta invitando la gente alla conversione del cuore e all'obbedienza ai comandamenti, che sono la segnaletica sicura per non farci del male. Giovanni vede Gesù che si sta avvicinando, è illuminato dall'alto e esclama: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. San Giovanni Crisostomo, riflettendo su queste parole, è uscito in questa esclamazione: se vogliamo vincere i lupi, e ce ne sono tanti, se vogliamo vincere i lupi dobbiamo diventare agnelli. Questa è la logica di Dio. Dobbiamo credere nella forza della bontà, perché è la forza di Dio, quindi è onnipotente. Pensiamoci mentre preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il secondo mistero della luce ci porta a Cana di Galilea, ad una festa di nozze, e Gesù è presente per sottolineare l'importanza della famiglia, per ricordarci che la famiglia l'ha inventata Dio e la famiglia è insostituibile. Pensate, nel 1990, dopo 62 anni, Maria Teresa di Calcutta ritornò nella sua patria. Ormai era morta anche la mamma, senza averla più potuta vedere. Quando mise piedi in Albania, la prima cosa che chiese: portatemi sulla tomba della mia mamma. Si mise in preghiera e poi davanti a tutti disse: senza l'esempio della mia mamma e senza l'esempio del mio padre non ci sarebbe mai stata Maria Teresa di Calcutta. Quanto è importante l'esempio dei genitori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. O Maria, oggi la storia di Cana la stiamo rivivendo, la famiglia è in pericolo. La famiglia è combattuta, intervieni con la tua intercessione di madre, difendi la famiglia, salva la famiglia che talvolta sembra che abbia smarrito la sua missione. O Maria, prega per le famiglie affinché siano uno specchio fedele dell'amore di Dio davanti ai figli. Amen. Il terzo mistero della luce ci presenta Gesù che sta percorrendo le strade della Palestina e proclama le beatitudini che con il passare dei secoli sono sempre più belle, sempre più vere, sempre più luminose. Pensate che se ne accorgono anche persone non molto vicine alla fede cristiana, come il filosofo Giorgio Hegel, che ha avuto l'onestà di dire: Cristo è il cardine della storia. Parole impegnative. E un altro grande filosofo come Emanuele Kant ha aggiunto: il Vangelo, cioè Gesù, è la sorgente di tutta la nostra civiltà. Se lo ricordino coloro che combattono Gesù, che combattono il Vangelo. E noi ringraziamo Dio per il grande dono di aver incontrato Gesù e di aver creduto in Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quarto mistero della luce ci porta sul monte Tabor. Gesù fa vedere agli apostoli lo splendore e la bellezza della sua divinità. Gli apostoli restano incantati, affascinati, soprattutto Pietro. Nella fede, noi fin da qua giù possiamo intuire cos'è il paradiso, nell'attesa di poter entrare e godere pienamente della bellezza infinita di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Il quinto mistero della luce ci porta nel cenacolo. Gesù, prima di lasciare questo mondo, ci consegna due perle preziose. La prima perla preziosa è il comandamento dell'amore, che Gesù chiama il mio comandamento, che è questo: amatevi come io ho amato voi. La forza è in quel come. Noi potremmo dire: Gesù, non è possibile vivere questo comandamento. E invece è possibile, perché Gesù aggiunge un altro dono, il dono della messa, il dono dell'Eucaristia. Se la viviamo con fede, l'Eucaristia è una trasfusione di amore di Dio. Ecco la grande novità che Gesù ha portato nel mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericordia. O San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la perfidia e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui, preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, con la forza divina caccia nell'inferno Satana e tutti gli spiriti maligni che si aggirano nel mondo a perdizione delle anime. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Oggi ho sentito il bisogno di pregare San Giovanni Paolo II, che lo stesso Papa Francesco ha definito il Papa della famiglia. O San Giovanni Paolo, dalla finestra del cielo donaci la tua benedizione. Benedici la Chiesa che tu hai amato e hai servito e hai guidato spingendola coraggiosamente sulle vie del mondo per portare Gesù a tutti e tutti a Gesù. Benedici i giovani che sono stati la tua grande passione. Riportali a sognare, riportali a guardare in alto per trovare la luce che illumina i sentieri della vita di qua giù. Benedici la famiglia, benedici ogni famiglia. Tu hai avvertito l'assalto di Satana contro questa preziosa e indispensabile scintilla di cielo che Dio ha acceso sulla terra. San Giovanni Paolo, con la tua preghiera proteggi la famiglia e ogni vita che sboccia nella famiglia. Prega per il mondo intero, ancora segnato da tensioni, da guerre e da ingiustizie. Tu hai combattuto la guerra invocando il dialogo e seminando l'amore. Prega per noi affinché siamo instancabili seminatori di pace. O San Giovanni Paolo, dalla finestra del cielo dove ti vediamo accanto a Maria, fa scendere su tutti noi la benedizione di Dio. Amen. Invochiamo ora la benedizione del Signore perché scenda su tutte le famiglie, scenda su tutti coloro che in questo momento sono in comunione con noi, stanno pregando con noi, scenda su tutti coloro che in modo particolare hanno bisogno della benedizione di Dio. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica, vi protegga e vi liberi da ogni male, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorifichiamo Dio ogni giorno con la nostra vita. Andiamo in pace. Perché come il lampo che attraversa il cielo in un istante, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Quando sarà la seconda venuta di Gesù?
Gesù nel Vangelo chiaramente ha detto e ribadito: quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo e neppure il Figlio di Dio, ma solo il Padre. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Una setta aveva indicato il 1914 come anno della fine del mondo. Vedendo che la profezia non si era realizzata, la data fu spostata nel 1925. Avendo sbagliato anche la seconda previsione, fu annunciato il 1975 come anno della svolta. Ora tutti noi sappiamo con certezza che tutte queste profezie erano false, eppure ancora molte persone seguono queste sette millenaristiche. L'unica profezia che si è compiuta è quella annunciata da Gesù, che ci aveva avvertito: verranno molti falsi profeti e inganneranno molta gente. Sì, Gesù ci aveva avvertito che sarebbero venuti i falsi profeti e che avrebbero allontanato dalla fede molte persone, e così è avvenuto. Non lasciamoci dunque ingannare da quei falsi profeti, falsi veggenti, che hanno la pretesa di sapere che la fine del mondo è imminente, perché quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa. Pace e bene. Ci troviamo nel più antico santuario del mondo dedicato a Sant'Antonio e il motivo è molto semplice. Lui è stato qui. Era canonico agostiniano a Lisbona, è arrivato a Coimbra per gli studi teologici e dopo è rimasto affascinato conoscendo alcuni frati minori, quell'ordine religioso nuovo fondato dal poverello di Assisi, San Francesco. È riuscito ad avere il permesso dei superiori e è diventato anche lui un frate minore. E dal momento che è stato un incendio, quello di Francesco, per cui moltissimi sono approdati a quest'ordine, ma erano contadini, erano piccoli artigiani, erano allevatori di bestiame, e quindi non c'era fra loro una figura di spicco, Sant'Antonio è stato il faro di cultura. Per questo motivo è stato inviato a predicare contro gli eretici in Francia, in Aquitania, in Lombardia, nella Romagna, e poi è stato eletto ministro provinciale di tutta l'Alta Italia e in questa funzione è approdato qui a Gemona, che era già un centro importante. Sant'Antonio ha visitato i frati, è stato contento della loro vita e ha chiesto che fosse edificata una chiesetta in muratura per i frati e per quelle poche persone che accedevano qui. Il materiale esisteva perché nella rocca dove adesso è edificato il castello, gli archeologi hanno trovato delle mura risalenti a 1500 anni avanti Cristo. Bastava andare a prendere queste pietre ed edificare la chiesetta. E a questo proposito Sant'Antonio ha operato un miracolo. Ha visto passare un contadino con un carro trainato dai buoi e ha chiesto se poteva mettersi a disposizione per portare qualche pietra. Il contadino aveva sentito di questo personaggio strano e aveva organizzato uno scherzo insieme con il figlio, per cui arriva col carretto lì, questo giovane è disteso nel carretto e il contadino si schernisce dicendo che non può mettersi a disposizione perché deve portare al cimitero il figlio morto. Si gira dopo un po' per ridere alle spalle di Sant'Antonio e il figlio è morto veramente. Il contadino gira il carretto, torna da Sant'Antonio e questo lo resuscita. È chiaro che poi il contadino si è messo a disposizione. E qua si può vedere la chiesetta edificata con le pietre originali prese dalle fondamenta antiche erette per fortificazione dei primi abitanti di Gemona. La cappella della Madonna delle Grazie voluta da Sant'Antonio è stata
rimaneggiata più volte nei secoli. Per esempio era totalmente affrescata. Quando verso il 1500 gli affreschi iniziavano a sbiadire, si è pensato di riportare su una lapide cinquecentesca quella scritta esistente su un cartiglio di un affresco. E quindi si dice che questa cappella è un luogo miracoloso perché chi la visiterà devotamente ogni grazia otterrà dalla Madonna. Quindi questo è un ulteriore segno del passaggio di Sant'Antonio da Gemona. Non si sa com'era esattamente la chiesetta, non abbiamo né disegni né tantomeno fotografie. Prima del terremoto la chiesetta aveva un tetto. Qui si può vedere il lacerto di un affresco che molto probabilmente riporta una annunciazione. Qui vediamo la figura della Vergine Maria e sopra si intravede la veste, la tunica di un angelo, l'angelo che annuncia a Maria l'incarnazione del Verbo, del Figlio di Dio. Da questo luogo carico di fede e di storia parte la prima tappa del cammino di Sant'Antonio nella sua tratta a nord che collega Gemona del Friuli, ove sorge appunto il primo santuario dedicato al santo, e la Basilica di Padova, dove riposano le sue spoglie, è inserito in un progetto molto più ampio e importante. Gemona è porta a nord di un cammino che verso la tomba del santo collega le Alpi al Mediterraneo. La porta sud, infatti, si trova a Capo Milazzo, in Sicilia, là dove la tradizione tramanda che nel 1221 Sant'Antonio approdò come naufrago e da lì, insieme a una delegazione di frati di Messina, raggiunse proprio Assisi e incontrò San Francesco. Un progetto molto importante che vive grazie alla sinergia di numerosi partner, tra i quali spicca il fondamentale sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e di Promoturismo FVG, sinergia oltre che tra Comune e Santuario di Gemona, con la Basilica di Padova e l'associazione Il Cammino di Sant'Antonio, sempre facente capo alla Basilica del Santo di Padova. In questo tempo camminare da Gemona e da Milazzo verso Padova assume un significato ancora più rilevante. Andiamo a celebrare la venuta del Santo in Italia negli 800 anni di questo evento storico e quindi camminare per il pellegrino, per il fedele, per il turista significherà andare a ricordare un momento unico nella storia della fede e del nostro Paese. E questo avrà ancora più rilievo perché sarà inserito nella significativa serie di eventi che la Basilica di Padova ha organizzato e che fa capo all'importante progetto Antonio 2022.
Grado ha una storia molto importante e chi volesse approfondire lo può fare andando su internet, dove troverà siti e documenti che ne parlano. Io ho letto con molto interesse questi documenti, ma in conformità allo spirito di YouTube e anche di questo mio canale, riporterò solo alcune informazioni che io reputo necessarie. Per il resto invece lascio parlare le immagini che ho fatto in diverse occasioni quando sono stato a Grado, ma anche quelle che ho fatto proprio in questi giorni con il mio drone. Nata come porto al servizio di Aquileia, che è una delle capitali storiche dell'impero romano, la cittadina di Grado si è sviluppata a partire dal 452 d.C., quando molti abitanti aquileiesi si rifugiarono sull'isola per sfuggire alla invasione degli Unni guidati da Attila. Nel 568 Paolino di Aquileia trasferisce la sede del patriarcato a Grado, fatto che ha determinato un rapido aumento della popolazione e l'acquisizione di un ruolo politico e religioso di primo piano, evidenziato anche dalla costruzione delle due basiliche di Santa Eufemia e di Santa Maria delle Grazie. Nel 1105 il patriarcato viene trasferito a Venezia e Grado lentamente perde la sua fama e diventa un povero paese di pescatori. Con il Trattato di Campoformio del 1797 Grado entra a far parte dei domini dell'Austria, diventando una località balneare di prestigio. Vengono costruiti alberghi e ville, sia a ridosso dell'attuale diga con passeggiata a mare, che attorno al caratteristico porto interno. I turisti arrivavano via ferrovia fino a Belvedere e poi con il traghetto proseguivano fino a Grado, che già allora era nota come l'Isola del Sole. La laguna che circonda Grado è composta da decine di piccole isole, un tempo abitate o utilizzate per le attività di pesca. Per favorire l'accesso, nei primi anni del 1900 viene costruita la strada translagunare che parte da Belvedere e raggiunge Grado, che cessò così di essere un'isola.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, per ospitare i profughi istriani viene resa abitabile l'isola della Schiusa. In quel periodo vengono aperti anche i primi campeggi, la città giardino, Grado Pineta, e a Rotta Primero vengono costruiti il ponte e la strada che collegano Grado a Monfalcone e Trieste. Oggi la parte antica dell'isola mostra ancora la sua natura tipica di un paese di pescatori. Il suo centro storico custodisce un labirinto di viuzze e piazzette caratteristiche, un porto a Y molto singolare, la diga e un lungomare sul quale è piacevole passeggiare in ogni stagione. Qui ci sono strutture alberghiere adatte a soddisfare ogni esigenza e per chi ama fare movimento ci sono piste ciclabili che consentono di percorrere e visitare tutta l'isola. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che finalmente vedrà l'avvicinamento all'Italia di una perturbazione che stavolta riporterà delle piogge anche nelle regioni settentrionali, ne abbiamo un gran bisogno. Controlliamo la nuvolosità attesa sull'Italia, ecco già le prime nuvole che interesseranno sin dalle prime ore del giorno molte aree del centro-nord, però inizialmente si tratterà di nuvolosità alta, nubi di poco conto. Questa è la nuvolosità che ci interessa e che arriverà sulle regioni settentrionali solo verso sera. Anche come precipitazioni in effetti inizialmente poco da segnalare, magari qualche gocciolina tra la Liguria e l'Alta Toscana, ma il grosso delle piogge arriverà al nord-ovest tra tardo pomeriggio e sera. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì che partirà bene in gran parte del paese, però appunto con nubi in aumento al nord e queste piogge che in serata interesseranno le regioni di nord-ovest e poi vi anticipo giovedì si estenderanno a buona parte del centro-nord. Per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi consultate l'app di Trebi Meteo. Cari amici, pace e bene a tutti. Vogliamo riprendere un discorso molto bello, molto fecondo sulle parabole raccontate da Gesù e per la seconda volta lo facciamo con il professor carissimo Pasquale Giustiniani, con la professoressa Brunella De Carlo che come vedete c'è anche un berretto e una chitarra perché durante la trasmissione ci farà sentire anche, ci darà un saggio delle sue capacità anche canore, compositrice, perché è composto tu, è vero? Sì, sì. No, questa non è una canzone che ho scritto io, è un canto della Comunità Maria a suo tempo, attualmente anche la Comunità Gesù Risorto del Rinnovamento Carismatico la usa nel suo repertorio
Però tu la usi, la canti. è così pertinente a questo tema che oggi hai scelto nell'invitato. Al momento opportuno ti inviteremo a parlarne. Professore, lei è professore di filosofia teoretica. Filosofia teoretica. Abbiamo già detto che c'entri poco con la... diciamo con i racconti per i bambini, no? Sembra un racconto. Basta ricordare il grande filosofo Platone, accanto ai ragionamenti, presenta i miti, i racconti, per cui non c'è filosofia che non sia piena di racconti. E tanti racconti sono pieni di filosofia, vero? Certo. Perché i racconti di Gesù sono pieni di filosofia e di teologia. E tu, Brunella, tu racconti le parabole nella scuola, la scuola elementare. Sono un'insegnante di religione nella scuola elementare, nella scuola primaria. In un quartiere che conoscono in tutto il mondo, un quartiere di Napoli, Scampia, che è un quartiere ma poco più grande di Napoli, perché quanti abitanti fa? Pare 60.000 abitanti. Sicuramente, in continua espansione. Un po' malfamato, però è bellissimo dal punto di vista, non so, topografico. Io quando vado lì mi sento bene, so, dei viali molto ampi, piante. Peccato che la gente ha un buon cuore. La gente ha un buon cuore, e poi ci sono mille iniziative, l'abbiamo detto l'altra volta, mille iniziative meravigliose di volontariato, molto belle veramente. Va bene, non perdiamo tempo per parlare di Gesù e delle sue parabole. Stiamo parlando, cari amici in ascolto, in modo particolare, l'abbiamo già fatto con la parabola del seminatore. Gesù ti raccontò che il seminatore esce a seminare, ma parte del seme cade lungo la strada, parte tra le pietre, parte tra le spine, parte soltanto nel terreno buono. E poi ha detto che il regno di Dio è simile anche a un seme che viene gettato nella terra e con la sua forza cresce. Il contadino non sa neanche come e perché, ma cresce. La forza della parola di Dio, che se ti penetra nel cuore te lo spacca, o fai quello che vuole Dio oppure soffri, è vero? Perché Dio ti perseguita con il suo amore. E poi infine abbiamo parlato dell'ultima parabola, perché sono tre che si susseguono, dove Gesù parla del granello di senape che è piccolissimo, è gettato nella terra, ma dopo un po' comincia a uscire fuori dalla zolla, cresce, diventa un albero e gli uccelli del cielo vanno a cinguettare tra i suoi rami. Adesso andiamo oltre e parliamo di altre due parabole che ugualmente si somigliano, quello della perla preziosa e quello del tesoro nascosto nel campo. Quello della perla preziosa dice Gesù che il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose, ma ne trova una veramente preziosa e cosa fa? Vende tutto quello che ha per comprare questa perla veramente preziosa. E l'altra invece è quella del regno dei cieli, è simile a un tesoro nascosto nel campo. Se uno trova questo tesoro, compra il campo per diventare padrone del tesoro. E noi vogliamo parlare con il professor Giustiniani e con la professoressa Brunella De Carlo, in arte Bruna Girasole. Bruna Girasole, ecco. Professore, allora, bisogna essere dei cercatori, come mi pare che voglia dire la prima cosa Gesù, cercatore di perle, cercatore di tesori. Sì, non Qua solo. c'è tanto pessimismo intorno a noi che sembra che ci sia solo monnezza intorno a noi, invece sono anche le perle, come dice Gesù. Cercatori, E uno più prezioso dell'altro. cercatori anche in grado di avere un buon patrimonio che bisogna comprare. Entrambe le parabole ci dicono che il protagonista compra qualcosa per avere È la grazia di Dio, penso che sì, sia, che è infinita. E no? quindi Che- bisogna avere una buona borsa di denaro, materiali nel caso dell'acquisto del campo oppure dell'acquisto della perla, oppure spirituali, che significa la ricchezza, la capacità di attingere alle proprie risorse mentali, intellettuali, culturali per acquistare. O anche rinunziare a se stessi, rinunziare alla propria vita, rinunziare per acquistare questo tesoro, che poi diremo che è il Cristo praticamente, no? Quindi allora, professore, non ci sta soltanto la monnezza intorno a noi, ma ci sono tante perle, tanti valori, è vero? E Ma il più spesso- prezioso di questi valori è Gesù, è una persona, no? Ne parleremo abbondantemente, è vero, professoressa, che è Gesù il più grande valore, la più grande perla, che vale la pena Anche San Paolo lo dice nella lettera ai Filippesi, no? Considerato spazzatura tutto quello che
che non era Gesù Cristo, no? Ecco, e quindi bisogna essere disposti a rinunziare, Gesù ha detto, finanche alla vita, per conquistare Lui, che è la perla più preziosa. Non vorrei tanto fermarmi però su questo fatto della perla, vorrei andare oltre e andare al tesoro. Il tesoro forse è ancora più di una perla, è un tesoro che è nascosto in un campo. Professore, mi tolgo una difficoltà, ma Gesù poteva direttamente dire: il regno dei cieli è simile a un tesoro, bisogna trovarlo, bisogna comprarlo, no, non dice così. Dice: il regno dei cieli è simile a un campo dove c'è il tesoro. Allora, professore, mi sono chiesto cos'è questo campo che io devo acquistare per trovare il tesoro. E se non compro questo campo non trovo il tesoro che è Gesù. Allora io mi sono chiesto, ho pensato cosa poteva dire, cosa poteva significare Gesù con questo campo. E la prima risposta che ho trovato, ho detto: il primo campo dove è nascosto il tesoro è proprio Lui, la sua umanità. Molti hanno difficoltà ad accettare Gesù come figlio di Dio, lo accettano come uomo, no? Lo accettano come uomo, come Jesus Christ Superstar. Altri lo rifiutano, dicendo: ma è mai possibile, in un uomo c'è Dio? Che un uomo sia Dio? Lo rifiutano. E invece bisogna proprio accettare questo, la teologia dal basso, cioè accettare Gesù perfetto uomo, no? Ed è perfetto Dio. Se io non riconosco Gesù come vero uomo, e ci fu un'eresia all'inizio del cristianesimo, non una, ma che dicevano che Gesù era un essere apparente. Il docetismo. Esatto, Gesù che camminava per le vie della Palestina sembrava che camminasse, sembrava un uomo, non era uomo. Chi si comportava così non diventava padrone del tesoro, del campo e quindi del tesoro che è Gesù. È esatta questa mia interpretazione. Ma io direi che lei ha colto nel segno, perché il problema di questa parabola non è quello di invogliarci a una caccia al tesoro, ma di invogliarci all'acquisto di un campo. Di un campo, dove c'è il tesoro, che è Lui. Il tesoro, che è sempre Lui. Figlio di Dio. Sì, è il campo e il tesoro, potremmo dire la sua terrestrità, la sua umanità è il campo. La sua divinità, che sta dentro il campo, non toglie di mezzo il campo, lo mantiene, la sua divinità, per cui egli è un tutt'uno di campo e di tesoro. Chi ha trovato il tesoro non acquista solamente il Dio, acquista il campo in cui c'è il Dio. Quindi in questo Gesù, in quel Gesù c'è non solamente il figlio di Maria, l'essere umano, ma in quel Gesù c'è veramente il figlio di Dio eterno. E mi ricordo di quelle parole di Gesù. Gesù una volta ha detto agli ebrei: se io non fossi venuto sulla terra non avreste nessuna colpa, ma dal momento che sono venuto, se non mi riconoscete, se non mi accettate come uomo Dio, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi, cari amici, dobbiamo accettare Gesù per quello che è. Che cosa è Gesù? Uomo perfetto, Dio perfetto. Uomo, Dio. Professoressa, è un po' difficile per i bambini della scuola elementare forse spiegare questo. Sì, ma però lo possono, ragazzi, dovete accettare Gesù. Gesù era bello, Gesù era meraviglioso, Gesù era potente, Gesù alzava il braccio e fermava i venti, alzava il braccio e fermava le acque, prendeva il pane. Io immagino il bambino che forse prima si è dispiaciuto un po' che ha dato i pani a Gesù, no? Gliel'ha torto. Io dico che Gesù è stato un po' crudele a chiedere i 5 pani al bambino, no? Ma poi il bambino si è divertito, perché il bambino vedeva che il pane si moltiplicava e mangiavano tutti. Una cosa. Questo è Gesù, è meraviglioso, come uomo. Dice che non lo poteva neanche guardare in faccia perché era luminoso, era bello Gesù. Pensate quando si è trasfigurato sulla montagna del Tabor, fisicamente era bello, si presentava in una maniera straordinariamente bella Gesù. Perché dentro, quello era uomo Dio, è il verbo fatto carne, quindi è uomo Dio. Allora noi, riconoscendo Gesù, come diceva San Francesco, a Natale noi celebriamo Gesù uomo, ma che è anche figlio di Dio. Non possiamo fermarci all'uomo, perché in quell'uomo c'è il figlio di Dio. Non è che c'è, è il figlio di Dio. Quell'uomo lì è il figlio di Dio. E andiamo oltre, professore, e qui vorrei fare un altro passo da gigante.
sempre domandandoci che cos'è questo campo che dobbiamo acquistare perché altrimenti no, perdiamo il tesoro. Per caso sia la chiesa, quel campo, molti dicono Gesù sì, la chiesa no, Gesù sì, i preti no. Si può fare questa operazione? No, è un'operazione indebita, perché è come se negassimo l'umanità di Gesù. Chi disprezza voi disprezza me. Sì, di fatto Gesù ha le sue terminazioni corporee. Le sue terminazioni... Che vuol dire, professore, vuol dire che le sue mani, i suoi piedi, per 33 anni circa sono stati quelli lì di quell'uomo che è nato da Maria. Sì. Ma dopo i 33 Siamo anni, noi. fino agli anni nostri, fino al secolo XXI, siamo la Chiesa, il corpo di Cristo. Quindi lui continua a dare il pane agli affamati, ma attraverso di me e attraverso di te. Per cui il campo continua a predicare in Africa, in Brasile, eccetera, mandando noi. Sì. Ecco, Un'antica canzone medievale ricordava: Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani per fare il suo lavoro oggi. Non ha piedi, ai piedi di tutti quelli che vanno ad annunciarlo oggi. Quindi la continuazione fisica del corpo di Cristo è la Chiesa, che noi chiamiamo anche corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Brunella, allora tu hai fatto pure abbiamo parlato già di un canto, è vero, Sì, intonato, c'è un canto intonato molto a questo attinente a queste argomento. parabole di cui parliamo oggi. Sei disposto a farcelo sentire? Sì, perché no? Dai. Sì, dai. Parlami, Signore, rispondimi a che cosa è simile il regno tuo. Io ascolterò la tua parola e l'accoglierò dentro il mio cuore, nella mia mente, essa mi insegnerà la verità. Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, e poi va, pieno di gioia va, e vende tutto quello che ha per acquistare quel campo. La 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 la. Parlami, Signore, rispondimi a che cosa è simile il regno tuo. Io ascolterò la tua parola e l'accoglierò dentro il mio cuore, nella mia mente, essa mi insegnerà la tua volontà. Il regno dei cieli è simile ad un mercante in cerca di perle. Trovatane una più bella e di grande valore. Lui va, pieno di gioia va, e vende tutto quello
Grazie, ma tu ti esibisci anche in, non so, in altri luoghi, non soltanto qui in televisione. Sì, vabbè, io animo in parrocchia, prima di tutto la messa domenicale, e però faccio anche piano bar, quindi... e comunichi la gioia di cui hai parlato in questa canzone. Vogliamo continuare con il professore Giustiniani a commentare, a continuare a chiederci che cos'è questo campo, perché secondo me è fondamentale. Sì. Se ne ha parlato Gesù, vuol dire che è importante. Importantissimo. E dicevamo che il campo è Gesù stesso, certamente. La Chiesa. La Chiesa nella linea della fisicità di Gesù, perché il campo è Gesù in quanto essere umano, il tesoro è Gesù in quanto essere divino. E quindi nella linea della fisicità la Chiesa, nella quale abbiamo gli aspetti esterni, e cioè predicazione, sacramenti, opere di carità, che però sono l'aspetto esterno di un interno, la soprannaturalità della Chiesa in quanto... Quindi non si può dire, professore, io credo in Gesù, ma non nei preti, non nella Chiesa. No, non si può dire perché... È la Chiesa che ti dà Gesù, è la Chiesa che ti dà i sacramenti. E appunto, a proposito dei sacramenti, io penso che il campo siano anche i sacramenti, no? Perché uno dice, ma perché devo andare in chiesa? Ma perché devo fare la comunione? Ma perché mi devo confessare? Eccetera. Alcuni non fanno battezzare i bambini. Bene, cari amici, noi possiamo dire che i sacramenti sono il campo di cui parla Gesù. Da acquistare. Il campo da acquistare, cioè da praticare, da fare, da accettare. Se non accetto e non pratico i sacramenti, Gesù non passa a me. Sembra complicare le cose, ma purtroppo Gesù ha stabilito così. Stabilito così la possiamo chiamare tecnicamente la dinamica dell'incarnazione. Il Dio avrebbe potuto salvarci senza mandare il figlio nella carne? Avrebbe potuto. Però l'ha Se mandato. Onnipotente avrebbe potuto tutto, Non ma l'ha mandato. Non c'era bisogno che morisse per noi, però è morto per noi. Non c'era bisogno dei sacramenti, ma li ha stabiliti. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, se no no. Sì. E poi nella linea dei sacramenti, le azioni cosiddette buone, le opere. Esatto. Il beato Giacomo Cusmano, un beato della fine dell'Ottocento siciliano, diceva: i poveri sono l'8° sacramento. Quindi noi alcune volte siamo portati a semplificare troppo la cosa, invece è un po' più complessa, cioè mano a mano che noi entriamo nella mentalità di Cristo ci accorgiamo che Cristo è esigente, che Cristo ci ha chiesto parecchie cose: credere nel Padre, credere nel Figlio e credere nello Spirito Santo, credere in Gesù, il Figlio di Dio, Dio e uomo, credere nei sacramenti attraverso i quali Lui comunica con noi, credere nella Chiesa che Lui ha istituita. La cosa è più complessa di quanto si possa pensare. Sì. Non si può mai ridurre il cristianesimo a una semplice traccia per una caccia al tesoro. Ecco, non è una caccia al tesoro, ma è una caccia al campo, e nel campo c'è il tesoro, e il campo è tutto ciò che nella linea della storia, della cultura, del quotidiano. Sembra complicare la cosa, ma è complessa la cosa. Professoressa, se gli alunni facessero questa domanda, professoressa, ma veramente è così difficile essere cristiani? No, io risponderei con semplicità, direi il tesoro prezioso è in un cuore buono, in un cuore semplice. Del resto noi siamo a immagine di Dio, quindi l'importante è non perdere quell'immagine di Dio che i bambini hanno ancora viva, vera, no? Ma io direi ancora di più. Di conservare quell'immagine di Dio e di prenderne coscienza. Questa è secondo me la ricchezza più grande. E io direi, allora, lì. direi ancora di più. E cioè, se noi partiamo dalla Chiesa, dai sacramenti, dalle cose da fare, diventa veramente pesante e complicato. Se partiamo invece dal centro, cioè Gesù, e lo pensiamo così com'è, meraviglioso, e lo amiamo, ma viene spontaneo fare tutto quello che ci ha chiesto, anche perdere la vita, anche morire per lui, no? Assolutamente. Cioè, ma è possibile che devo perdere la vita per lui? Ma se lo ami, canti, non ci pensi Del resto proprio. nel cuore dell'uomo c'è questa sete di infinito, questo desiderio di bellezza, no? Secondo me Gesù perciò ha usato questa immagine della perla, che è preziosa e bella al tempo stesso. Ecco. Ma è vero pure che la perla è frutto di una ferita, no? L'ostrica, in effetti, viene fuori da una ferita dell'ostrica. Quindi potremmo dire che un cuore che vuole cercare Dio, un cuore che anche nella sua sofferenza può incontrare Dio, anche nel dolore
si può incontrare Dio, anche da un momento difficile della propria vita, si può esatto. scoprire l'incontro con Dio, Sì. anche questo. Professore, ripeteci quella cosa che ha detto ultimamente di quel santo Beato Giacomo Cusmano. Cosmano. È un santo del secondo Ottocento siciliano, diremmo contemporaneo del nostro più noto in Campania, padre Lodovico da Casoria. Sì. Ha detto che il povero è l'8° sacramento, testuale, per cui diversi studiosi, tra cui io stesso, che stanno reindagando a tappeto questo Beato Cusmano, pensano che egli sia il dottore dei poveri. Però, professore, c'è qualche santo più santo di questo qui che dice che tutti gli uomini sono l'8° sacramento anziché solo i poveri? Sicuramente ci sta Gesù di Nazaret, il Santissimo, il quale ha detto beati i poveri, quindi ha, diciamo, tolto dall'immaginazione che chi più ha più conta davanti a Dio. No, io volevo dire un'altra cosa invece, cioè che noi spesso parliamo dei poveri, no? Come se fosse l'unico oggetto della nostra attenzione. Invece no, io penso che le perle di cui parla Gesù, le perle preziose, le tante perle preziose di cui parla Gesù, di cui lui è la perla più preziosa, perché è uomo Dio, noi invece siamo solo uomini, ma siamo perle, tutti, poveri, ricchi, siamo perle. Tutti coloro i quali sono capaci e sono in grado di non attaccarsi eccessivamente a un aspetto dell'esistenza. E dobbiamo considerare tutti gli uomini, in modo particolare i peccatori più che i poveri, i peccatori come l'oggetto del nostro amore, come Dio. Sì. Quindi proprio i ricchi, proprio i delinquenti devono essere oggetto del nostro amore, come Dio li preferisce. Noi diciamo preferisce i poveri, lo diciamo troppo spesso questo. Cioè Dio ama tutti, Dio è padre di tutti, ha detto che preferisce i peccatori più che i poveri. Tutti coloro che stanno nel catalogo delle beatitudini. Ecco, sono tutte condizioni di emarginazione, io dico di situazione che, sociale. noi ci stiamo interrogando, cari amici, cos'è questo campo? Il campo sono gli uomini. E Gesù vive negli uomini, nei singoli uomini. Ciò che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli, cioè a qualunque uomo, l'avete fatto a me. Se io voglio conquistare Cristo, devo amare ogni uomo, non solo i poveri, non solo i ricchi, non solo i peccatori, ma ogni uomo, perché in ogni uomo c'è Cristo. Questo è il campo vero in cui c'è la perla delle perle, il tesoro dei tesori, che è Gesù. Grazie professore di aver partecipato a questa trasmissione, grazie professoressa che ci ha cantato anche questo bel canto, grazie anche a voi cari amici, a risentirci nella prossima trasmissione, pace e bene a tutti.